Consacriamo tutto di noi a Dio ed affidiamoci al suo servo San Francesco. Le montagne fangose dell'Albania Signore, apri le mie labbra. Ascoltate oggi la voce del Signore, non indurite il vostro cuore. Ascoltate oggi la voce del Signore, non indurite il vostro cuore. Venite, applaudiamo al Signore. Acclamiamo alla roccia della nostra salvezza. Accostiamoci a Lui per rendergli grazie. A Lui acclamiamo con canti di gioia. Ascoltate oggi la voce del Signore, non indurite il vostro cuore. Poiché grande Dio è il Signore, grande Re sopra tutti gli dei. Nella sua mano sono gli abissi della terra, sono sue le vette dei monti. Suo è il mare, egli l'ha fatto. Le sue mani hanno plasmato la terra. Ascoltate oggi la voce del Signore, non indurite il vostro cuore. Venite, prostrati, adoriamo, in ginocchio davanti al Signore, che ci ha creati. Egli è il nostro Dio e noi il popolo del suo pascolo, il gregge che Egli conduce. Ascoltate oggi la voce del Signore, non indurite il vostro cuore. Ascoltate oggi la sua voce, non indurite il cuore, come a Meriba, come nel giorno di Massa nel deserto, dove mi tentarono i vostri padri, mi misero alla prova pur avendo visto le mie opere. Ascoltate oggi la voce del Signore, non indurite il vostro cuore. Per 40 anni mi disgustai di quella generazione e dissi: sono un popolo dal cuore traviato, non conoscono le mie vie. Perciò ho giurato nel mio sdegno, non entreranno nel luogo del mio riposo. Ascoltate oggi la voce del Signore, non indurite il vostro cuore. Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ascoltate oggi la voce del Signore, non indurite il vostro cuore. Protesi alla gioia pasquale, sulle orme di Cristo Signore, seguiamo l'austero cammino nella Santa Quaresima. La legge e i profeti annunziarono dei 40 giorni il mistero.
questo tempo di grazia. Sia parca e frugale la mensa, sia sobria la lingua ed il cuore. Fratelli, è tempo di ascoltare la voce dello Spirito. Oggi nella fede vigiliamo contro le insidie del nemico. Ai servi fedeli è promessa la corona di gloria. Sia lode al Padre Onnipotente, al Figlio Gesù Redentore, allo Spirito Santo amore, nei secoli dei secoli. Non punirmi, Signore, nel tuo sdegno, abbi pietà di me. Signore, non castigarmi nel tuo sdegno, non punirmi nella tua ira. Le tue frecce mi hanno trafitto, su di me è scesa la tua mano. Per tuo sdegno non c'è in me nulla di sano, nulla è entrato nelle mie ossa per i miei peccati. Le mie iniquità hanno superato il mio capo, come carico pesante mi hanno oppresso. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Non punirmi, Signore, nel tuo sdegno. Ogni mio desiderio è di fronte a te, o Signore. Putride e fetide sono le mie piaghe, a causa della mia stoltezza. Sono curvo e assasciato, triste mi aggiro tutto il giorno. I miei fianchi sono torturati, in me non c'è nulla di sano. Afflitto e sfinito all'estremo, fuggisco per il fremito del mio cuore. Signore, davanti a te ogni mio desiderio e il mio gemito a te non è nascosto. Palpita il mio cuore, la forza mi abbandona, si spegne la luce dei miei occhi. Amici e compagni si scostano dalle mie piaghe, i miei vicini stanno a distanza. Prende laci che attingere la mia vita, trama insidie chi cerca la mia rovina, e tutto il giorno medita inganni. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ogni mio desiderio è di fronte a te, o Signore. A te confesso la mia colpa, non abbandonarmi, Dio mia salvezza. Io, come un sordo, non ascolto, e come un muto non apro la bocca. Sono come un uomo che non sente e non risponde. In te spero, Signore, tu mi risponderai, Signore Dio mio. Ho detto di me non godano, contro di me non si vantino, quando il mio piede vacilla. Poiché io sto per cadere e ho sempre dinanzi la mia pena, ecco confesso la mia colpa, sono in ansia per il mio peccato. I miei nemici sono vivi e forti,
Troppi mi odiano senza motivo, pagano il bene col male, mi accusano perché cerco il bene. Non abbandonarmi, Signore, Dio mio, da me non stare lontano, accogli il mio aiuto, Signore mia salvezza. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. A te confesso la mia colpa, non abbandonarmi, Dio, mia salvezza. Ritornate al Signore vostro Dio. Egli è buono e perdona. Dal libro dell'Esodo. Al terzo mese dall'uscita degli Israeliti dal paese d'Egitto, proprio in quel giorno essi arrivarono al deserto del Sinai. Levato l'accampamento da Refidim, arrivarono al deserto del Sinai, dove si accamparono. Israele si accampò davanti al monte. Mosè salì verso Dio e il Signore lo chiamò dal monte, dicendo: «Questo dirai alla casa di Giacobbe e annunzierai agli Israeliti. Voi stessi avete visto ciò che io ho fatto all'Egitto e come ho sollevato voi su ali di aquile e vi ho fatti venire fino a me. Ora, se vorrete ascoltare la mia voce e custodirete la mia alleanza, voi sarete per me la proprietà tra tutti i popoli, perché mia è tutta la terra. Voi sarete per me un regno di sacerdoti e una nazione santa. Queste parole dirai agli Israeliti». Mosè andò, convocò gli anziani del popolo e riferì loro tutte queste parole, come gli aveva ordinato il Signore. Tutto il popolo rispose insieme e disse: «Quanto il Signore ha detto, noi lo faremo». Mosè tornò dal Signore e riferì le parole del popolo. Il Signore disse a Mosè: «Ecco, io sto per venire verso di te in una densa nube, perché il popolo senta quando io parlerò con te e credano sempre anche a te». Mosè riferì al Signore le parole del popolo. Il Signore disse a Mosè: «Va dal popolo e purificalo, oggi e domani. Lavino le loro vesti e si tengano pronti per il terzo giorno, perché nel terzo giorno il Signore scenderà sul monte Sinai alla vista di tutto il popolo. Fisserai per il popolo un limite tutto attorno, dicendo: guardatevi dal salire sul monte e dal toccare le falde. Chiunque toccherà il monte sarà messo a morte. Nessuna mano però dovrà toccare costui. Dovrà essere lapidato o colpito con tiro di arco. Animale o uomo non dovrà sopravvivere. Quando suonerà il corno, allora soltanto essi potranno salire sul monte». Mosè scese dal monte verso il popolo. Egli fece purificare il popolo ed essi lavarono le loro vesti. Poi disse al popolo: «Siate pronti in questi 3 giorni, non unitevi a donna». Ed ecco, al terzo giorno, sul far del mattino, vi furono tuoni, lampi, una nube densa sul monte e un suono fortissimo di tromba. Tutto il popolo che era nell'accampamento
fu scosso da tremore. Allora Mosè fece uscire il popolo dall'accampamento incontro a Dio. Essi stettero in piedi alle falde del monte. Il monte Sinai era tutto fumante, perché su di esso era sceso il Signore nel fuoco, e il suo fumo saliva come il fumo di una fornace. Tutto il monte tremava molto. Il suono della tromba diventava sempre più intenso. Mosè parlava e Dio gli rispondeva con voce di tuono. Tutto il popolo percepiva i tuoni e i lampi, il suono del corno e il monte fumante. Il popolo vide, fu preso da tremore e si tenne lontano. Allora dissero a Mosè: «Parla tu a noi e noi ascolteremo, ma non ci parli Dio, altrimenti moriremo». Mosè disse al popolo: «Non abbiate timore. Dio è venuto per mettervi alla prova e perché il suo timore vi sia sempre presente e non pecchiate». Il popolo si tenne dunque lontano, mentre Mosè avanzò verso la nube oscura, nella quale era Dio. Se vorrete ascoltare la mia voce e custodirete la mia alleanza, voi sarete mia proprietà fra tutti i popoli. Sarete per me un regno di sacerdoti e una nazione santa. Voi siete la stirpe eletta, il sacerdozio regale, la nazione santa, il popolo che Dio si è acquistato. Sarete per me un regno di sacerdoti e una nazione santa. Dal trattato contro le eresie di Santi Irineo Vescovo, Mosè nel Deuteronomio dice al popolo: «Il Signore tuo Dio ha stabilito un'alleanza sull'Oreb. Il Signore non ha stabilito questa alleanza con i vostri padri, ma con tutti voi. Perché dunque non fece il patto con i loro padri? Perché la legge non è fatta per l'uomo giusto. Ora i loro padri erano giusti, essi che avevano scritto nei loro cuori e nelle loro anime la virtù del Decalogo, perché amavano Dio, che li aveva creati e si astenevano da ogni ingiustizia contro il prossimo. Perciò non fu necessario ammonirli con leggi correttive, dal momento che portavano in se stesse la giustizia della legge. Ma quando questa giustizia e amore verso Dio caddero in dimenticanza, anzi si estinsero del tutto in Egitto, Dio per la sua grande misericordia verso gli uomini manifestò se stesso facendo sentire la sua voce. Con la sua potenza condusse fuori dall'Egitto il popolo perché l'uomo ridiventasse discepolo e seguace di Dio. Castigò i disobbedienti perché non disprezzassero colui che li aveva creati. Sfamò poi il popolo con la manna perché ricevesse un cibo spirituale, come aveva detto Mosè nel Deuteronomio. Ti ha nutrito con la manna che tu non conoscevi e che i tuoi padri non avevano mai conosciuto, per farti capire che l'uomo non vive soltanto di pane, ma di quanto esce dalla bocca del Signore. Comandò l'amore verso Dio e suggerì la giustizia che si deve al prossimo, perché l'uomo non fosse ingiusto e indegno di Dio. Così predisponeva per mezzo del Decalogo l'uomo alla sua amicizia e alla concordia con il prossimo. Tutto questo giovava all'uomo stesso senza che di nulla Dio avesse bisogno da parte dell'uomo.
Queste cose poi rendevano ricco l'uomo perché gli davano quanto a lui mancava, cioè l'amicizia di Dio, ma a Dio non apportavano nulla, perché il Signore non aveva bisogno dell'amore dell'uomo. L'uomo invece era privo della gloria di Dio, che non poteva acquistare in nessun modo, se non per mezzo dell'ossequio che a lui si deve. E per questo Mosè dice al popolo: scegli dunque la vita, perché viva tu e la tua discendenza, amando il Signore tuo Dio, obbedendo alla sua voce e tenendoti unito a Lui, poiché è Lui la tua vita e la tua longevità. Allo scopo di preparare l'uomo a questa vita, il Signore proferì egli stesso le parole del Decalogo per tutti indistintamente. Perciò rimasero presso di noi, dopo aver ricevuto sviluppo e arricchimento, non certo alterazioni e tagli, quando egli venne nella carne. Quanto ai precetti limitati all'antico stato di servitù, essi furono prescritti a parte dal Signore al popolo per mezzo di Mosè, in modo adatto alla loro istruzione e formazione. Lo dice Mosè stesso: a me allora il Signore ordinò di insegnarvi legge e norme. Per questo ciò che fu dato loro per quel tempo di schiavitù e in figura fu abolito col nuovo patto di libertà. Quei precetti invece, che sono insiti nella natura e convengono a uomini liberi, sono comuni a tutti e furono sviluppati con il dono largo e generoso della conoscenza di Dio Padre, con la prerogativa dell'adozione a figli, con la concessione dell'amore perfetto e della sequela fedele al suo verbo. Mosè, servo del Signore, digiunò 40 giorni e 40 notti per ricevere la legge. Egli si trattenne sul monte dinanzi al Signore 40 giorni e 40 notti per ricevere la legge. Un cuore affranto e umiliato, non disprezzarlo, Signore. Pietà di me, oh Dio, secondo la tua misericordia, nel tuo grande amore, cancella il mio peccato. Lavami da tutte le mie colpe, mondami dal mio peccato. Riconosco la mia colpa, il mio peccato mi sta sempre dinanzi. Contro te solo peccato, quello che male ai tuoi occhi io l'ho fatto, perciò sei giusto quando parli, retto nel tuo giudizio. Ecco, nella colpa sono stato generato, nel peccato mi ha concepito mia madre, ma tu vuoi la sincerità del cuore e nell'intimo mi insegni la sapienza. Purificami con il sopo e sarò mondato, lavami e sarò più bianco della neve,
Fammi sentire gioia e letizia, esulteranno le ossa che hai spezzato. Distogli lo sguardo dai miei peccati, cancella tutte le mie colpe, crea in me, oh Dio, un cuore puro, rinnova in me uno spirito saldo. Non respingermi dalla tua presenza e non privarmi del tuo Santo Spirito. Rendimi la gioia di essere salvato, sostieni in me un animo generoso. Insegnerà agli erranti le tue vie, e i peccatori a te ritorneranno. Liberami dal sangue di Dio mia salvezza, la mia lingua esalterà la tua giustizia. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclami la tua lode, poiché non gradisci il sacrificio, e se offro olocausti non li accetti. Uno spirito contrito e sacrificio a Dio, un cuore affranto e umiliato, tuo Dio non disprezzi. Nel tuo amore fa grazia a Sion, rialza le mura di Gerusalemme. Allora gradirai i sacrifici prescritti, l'olocausto e l'intera oblazione. Allora immoleranno vittime sopra il tuo altare. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Un Cuore affranto e umiliato, non disprezzarlo, Signore. Nel tuo sdegno, Signore, ricordati della tua misericordia. Signore, ho ascoltato il tuo annunzio. Signore, ho avuto timore della tua opera. Nel corso degli anni manifestala, falla conoscere nel corso degli anni. Nello sdegno ricordati di aver clemenza. Dio viene da Teman, il santo dal monte Paran. La sua maestà ricopre i cieli, delle sue lodi è piena la terra. Il suo splendore è come la luce, bagliori di fulgore escono dalle sue mani, là si cela la sua potenza. Sei uscito per salvare il tuo popolo, per salvare il tuo consacrato. Hai affogato nel mare i cavalli dell'empio, nella melma di grandi acque. Ho udito e fremette il mio cuore, a tal voce tremò il mio labbro. La carie entra nelle mie ossa, e sotto di me tremano i miei passi. Sospiro nel giorno dell'angoscia, che verrà contro il popolo che ci opprime. Il fico infatti non metterà germogli, nessun prodotto daranno le viti.
e sarà il raccolto dell'oblivo. I campi non daranno più cibo, i greggi spariranno dalle ovili, e le stelle non hanno senso poi. Ma io gioirò nel Signore, esulterò in Dio mio Salvatore. Il Signore Dio è la mia forza, Egli rende i miei piedi come quelli delle cerve, e sulle alture mi fa camminare. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nel tuo sdegno, Signore, ricordati della tua misericordia. glorifica il Signore Gerusalemme. Loda Sion il tuo Dio, perché ha rinforzato le sbarre delle tue porte. In mezzo a te ha benedetto i tuoi figli. Egli ha messo pace nei tuoi confini e ti sazia con fior di frumento. Manda sulla terra la sua parola, il suo messaggio corre veloce. Fa scendere la neve come lana, come polvere sparge la brina, getta come briciole la grandine, di fronte al suo gelo chi resiste? Manda una sua parola ed ecco si scioglie, fa soffiare il vento e scorrono le acque. Annunzia a Giacobbe la sua parola, le sue leggi e i suoi decreti a Israele. Così non ha fatto con nessun altro popolo, non ha manifestato ad altri i suoi precetti. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. glorifica il Signore Gerusalemme, loda Sion il tuo Dio. Il giusto mio servo giustificherà molti, egli si addosserà la loro iniquità. Perciò io gli darò in premio le moltitudini, dei potenti egli farà bottino, perché ha consegnato se stesso alla morte ed è stato annoverato fra gli empi, mentre egli portava il peccato di molti e intercedeva per i peccatori. Cristo, Figlio del Dio vivo, abbi pietà di noi. Cristo, Figlio del Dio vivo, abbi pietà di noi. Tu che hai sofferto per i nostri peccati, abbi pietà di noi. gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Cristo, Figlio del Dio vivo, abbi pietà di noi. I malvagi saranno perduti, il Signore consegnerà la sua vigna ad altri, che gli daranno i frutti a suo tempo.
Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo e ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide suo servo. Santi profeti del tempo, salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano. Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza, del giuramento fatto ad Abramo nostro padre, di concederci liberati dalle mani dei nemici. E servirlo senza timore in santità e giustizia, dal suo cospetto per tutti i nostri giorni. E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade, per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza, nella remissione dei suoi peccati, grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge, per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte, e dirigere i nostri passi sulla via della pace. gloria al Padre ed al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. I malvagi saranno perduti. Il Signore consegnerà la sua vigna ad altri, che gli daranno i frutti al suo tempo. Invochiamo con fiducia il Cristo Salvatore, che ci ha redenti con la sua morte e risurrezione. Signore, abbi pietà di noi. Tu che sei salito a Gerusalemme per sostenere la passione e così entrare nella tua gloria, Veda la Pasqua eterna la tua Chiesa pellegrina sulla terra. tu che trafitto dalla lancia hai emanato sangue ed acqua, simbolo dei sacramenti della tua Chiesa, guarisci le nostre ferite con la forza vitale della tua grazia. Tu che hai fatto della croce un albero di vita, concedi i suoi frutti di salvezza ai rinati nel battesimo. Tu che dal patibolo della croce hai perdonato al buon ladrone, perdona anche a noi peccatori. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Dio onnipotente e misericordioso, concedi ai tuoi fedeli di essere intimamente purificati dall'impegno penitenziale della Quaresima, per giungere con spirito nuovo alle prossime feste di Pasqua, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi.
Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e lo Spirito Santo. Andate in pace. Vergine Immacolata, Madre della Chiesa e Madre mia, mi affido a te con tutto me stesso, accettando con gioia dalle mani del Figlio tuo il progetto di grazia da sempre pensato per me dal Padre Celeste. Fa che docile all'azione dello Spirito io divenga strumento efficace per l'edificazione del Regno, nella fedeltà alla vocazione ricevuta, in comunione con tutti i fratelli, specialmente i più poveri e bisognosi di perdono. Pertanto ti offro, Maria, le preghiere, le azioni e i sacrifici di questo giorno. O Maria, concepita senza peccato, prega per noi che te ricordiamo e per quanti a te non ricorrono, in particolare per i nemici della Santa Chiesa e per quelli che ti sono
Canto a pagina 33. La mia salvezza e con lui non la certezza, la salvezza è qui con me. Lodo Signore perché eri lontano da perché ho nel cuore la certezza, la salvezza è qui con me. Vedete con gioia alle fonti la salvezza, e quel giorno voi Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Oggi la Conferenza Episcopale d'Italia della CEI ci invita a celebrare questa Santa Messa per le vittime della guerra in Ucraina, per la pace in questo Paese. Preghiamo per la pace nei nostri cuori, per la pace in tutto il mondo. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente questi santi misteri, riconosciamo adesso i nostri peccati. Signore, che non sei venuto a condannare, ma a perdonare. Signore, pietà. Cristo, che fai festa per ogni peccatore pentito. Cristo, pietà. Signore, che perdoni molto a chi molto ama. Signore, pietà. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Dio Onnipotente e misericordioso, donaci di essere intimamente purificati dall'impegno penitenziale della Quaresima per giungere alla Pasqua con spirito rinnovato. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro della Genesi. Israele amava Giuseppe più di tutti i suoi figli, perché era il figlio avuto in vecchiaia e gli aveva fatto una tunica con maniche lunghe. I suoi fratelli, vedendo che il loro padre amava lui più di tutti i suoi figli, lo odiavano e non riuscivano a parlargli amichevolmente. I suoi fratelli erano andati a pascolare il gregge del loro padre a Sichem. Israele disse a Giuseppe: «Sai che i tuoi fratelli sono al pascolo a Sichem? Vieni, ti voglio mandare da loro». Allora Giuseppe ripartì in cerca dei suoi fratelli e li trovò a Dotan.
Essi lo videro da lontano e prima che giungesse vicino a loro, complottarono contro di lui per farlo morire. Si dissero l'un l'altro: eccolo, è arrivato il Signore dei sogni. Orsù, uccidiamolo e gettiamolo in una cisterna. Poi diremo: una bestia feroce l'ha divorato. Così vedremo che ne sarà dei suoi sogni. Ma Ruben sentì e, volendo salvarlo dalle loro mani, disse: non togliamogli la vita. Poi disse loro: non spargete il sangue. Gettatelo in questa cisterna che è nel deserto, ma non colpitelo con la vostra mano. Egli intendeva salvarlo dalle loro mani e ricondurlo a suo padre. Quando Giuseppe fu arrivato presso i suoi fratelli, essi lo spogliarono della sua tunica, quella tunica con le maniche lunghe che egli indossava, lo afferrarono e lo gettarono nella cisterna. Era una cisterna vuota, senza acqua. Poi sedettero per prendere cibo. Quando ecco, alzando gli occhi, videro arrivare una carovana di Ismaeliti provenienti da Galaad, con i cammelli carichi di resina, balsamo e laudano, che andavano a portare in Egitto. Allora Giuda disse ai fratelli: che guadagno c'è a uccidere il nostro fratello e a coprire il suo sangue? Su, vendiamolo agli Ismaeliti e la nostra mano non sia contro di lui, perché è nostro fratello e nostra carne. I suoi fratelli gli diedero ascolto. Passarono alcuni mercanti madianiti. Essi tirarono su ed estrassero Giuseppe dalla cisterna e per 20 sicli d'argento vendettero Giuseppe agli Ismaeliti. Così Giuseppe fu condotto in Egitto. Parola di Dio. Ricordiamo, Signore, le tue meraviglie. Il Signore chiamò la carestia su quella terra, togliendo il sostegno del pane. Davanti a loro mandò un uomo, Giuseppe, venduto come schiavo. Gli strinsero i piedi con ceppi, il ferro gli serrò la gola, finché non si avverò la sua parola e l'oracolo del Signore ne provò l'innocenza. Il re mandò a scioglierlo, il capo dei popoli lo fece liberare, lo costituì signore del suo palazzo, capo di tutti i suoi averi. Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito. Chiunque crede in Lui ha la vita eterna. Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: ascoltate un'altra parabola. C'era un uomo che possedeva un terreno e vi piantò una vigna. La circondò con una siepe, vi scavò una buca per il torchio e costruì una torre. La diede in affitto a dei contadini e se ne andò lontano. Quando arrivò il tempo di raccogliere i frutti, mandò i suoi servi dai contadini a ritirare il raccolto. Ma i contadini presero i servi
e uno lo bastonarono, un altro lo uccisero, un altro lo lapidarono. Mandò di nuovo altri servi più numerosi dei primi, ma li trattarono allo stesso modo. Da ultimo mandò loro il proprio figlio, dicendo: avranno rispetto per il mio figlio. Ma i contadini, visto il figlio, dissero tra loro: costui è l'erede, su, uccidiamolo e avremo noi la sua eredità. Lo presero, lo cacciarono fuori dalla vigna e lo uccisero. Quando verrà dunque il padrone della vigna, che cosa farà a quei contadini? Gli risposero: quei malvagi li farà morire miseramente e darà in affitto la vigna ad altri contadini che gli consegneranno i frutti a suo tempo. E Gesù disse loro: non avete mai letto nelle scritture la pietra che i costruttori hanno scartato è diventata la pietra d'angolo? Questo è stato fatto dal Signore ed è una meraviglia ai nostri occhi. Perciò io vi dico: a voi sarà tolto il regno di Dio e sarà dato a un popolo che ne produca i frutti. Udite queste parole, i capi dei sacerdoti e i farisei capirono che parlava di loro. Cercavano di catturarlo, ma ebbero paura della folla, perché lo considerava un profeta. Parola del Signore. Analizzando questa parabola della vigna dei gestori, secondo la nostra logica potremmo dire che il fatto stesso di affidare la vigna alle persone sbagliate forse era un errore, un primo errore del proprietario. Se teneva questa vigna così importante, forse poteva scegliere le mani più esperte. Il proprietario si è fidato delle persone a caso, che non solo si rivelarono non leali a lui, ma anche hanno ammazzato il suo figlio. Fidarsi di contadini non provati sembra essere un atto di mancanza di prudenza, che porterà poi ai frutti amari. Ed è questa una storia che ci parla della debolezza di Dio. Dio che affida con tutta la fiducia ad un uomo accidentale tutto ciò che è più prezioso per lui, anche il suo figlio. Perché? Perché ci tiene ad ogni essere umano, ci tiene a ognuno di noi. Questa è la debolezza di Dio che ama ogni uomo e quindi è pronta a confidare a ognuno nella sua libertà umana, nonostante i fatti evidenti che abusa del suo amore. E ancora più toccante è la pazienza di Dio. Prima la debolezza, ma anche la pazienza, che oltretutto non rinuncia alla vigna, oltretutto vuole che il frutto sia recuperato. Non è questa la storia nostra? Spesso anche noi ci comportiamo come questi vignaioli del Vangelo, dimenticando che siamo solo vignaioli, solo operai e non proprietari. E la tentazione sempre ci viene a far vedere che siamo noi a comandare.
Siamo fortunati perché, come dice nel Vangelo Gesù, la pietra scartata è diventata pietra angolare e ha risorto e ci ha dato la vita. Quindi chi crede in Lui, con una fede matura, una fede che porta frutto, sarà salvato. Così sia. Preghiamo adesso insieme, fratelli e sorelle, per mezzo di Cristo eleviamo al Padre la nostra comune preghiera perché cessi ogni ostilità tra i fratelli e regni la pace tra le nazioni. Diciamo insieme: Dio della pace, ascoltaci. Dio della pace, ascoltaci. Per le chiese che sono in Europa, offrano il loro apporto per la costruzione della fraternità e per la difesa della giustizia e della pace, in particolare in Ucraina. Preghiamo. Dio della pace, ascoltaci. Per i governati delle nazioni europee, lavorino per superare le divisioni e per favorire la comunione fra tutti i popoli del continente. Preghiamo. Dio della pace, ascoltaci. Per quanti hanno perso la vita a causa della guerra in Ucraina, siano accolti nella Gerusalemme del cielo per contemplare il volto del Padre e per godere della pace eterna. Preghiamo. Dio della pace, ascoltaci. Per noi che partecipiamo a questa Eucaristia, ci animi il desiderio di crescere nella comunione fraterna per divenire operatori di pace. Preghiamo. Dio della pace, ascoltaci. O Dio, che con paterna bontà ti prendi cura di tutti, ascolta le nostre preghiere e fa che gli uomini formino una sola famiglia e con animo fraterno vivano uniti nella pace. Per Cristo nostro Signore. Canto a pagina 56. È frutto della terra, vede il lavoro umano, il pane che ti offriamo, Signore, è creato. Benedetto sei tu, o Dio, e ne fai per noi pane della vita.
Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. La tua benevolenza, o Dio, preceda e accompagni sempre i tuoi fedeli sulla via della fede e li prepari a celebrare degnamente questi misteri per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Tu vuoi che ti glorifichiamo con la penitenza quaresimale perché la vittoria sul nostro peccato ci renda disponibili alle necessità dei poveri a imitazione della tua bontà infinita. E noi, uniti a tutti gli angeli, cantiamo a una sola voce l'inno della tua gloria. Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Domenico, i presbiteri
e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli San Francesco e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito con la fiducia e la libertà dei figli. Preghiamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla messa, ma soltanto una parola e io sono salvato.
Canto a pagina 151. Preghiamo. Il pegno dell'eterna salvezza che abbiamo ricevuto in questi sacramenti ci aiuti, o Signore, a progredire nel cammino verso di Te, per giungere al possesso dei beni eterni, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e lo Spirito Santo. Amen. Nel nome del Signore andate in pace. Canto a pagina 122. Cammino qua giù.
Sia lodato Gesù Cristo. Ciao amici miei, eccoci qui al Vangelo di oggi con Fra Stefano, il Vangelo del giorno venerdì 10 marzo, San Macario. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Preghiamo. Dio onnipotente e misericordioso, donaci di essere intimamente purificati dall'impegno penitenziale della Quaresima, per giungere alla Pasqua con spirito rinnovato. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: ascoltate un'altra parabola. C'era un uomo che possedeva un terreno e vi piantò una vigna, la circondò con una siepe, vi scavò una buca per il torchio e costruì una torre. La diede in affitto a dei contadini e se ne andò lontano. Quando arrivò il tempo di raccogliere i frutti, mandò i suoi servi dai contadini a ritirare il raccolto. Ma i contadini presero i servi e uno lo bastonarono, un altro lo uccisero, un altro lo lapidarono. Mandò di nuovo altri servi, più numerosi dei primi, ma li trattarono allo stesso modo. Da ultimo mandò loro il proprio figlio, dicendo: avranno rispetto per mio figlio. Ma i contadini, visto il figlio, dissero tra loro: costui è l'erede, su, uccidiamolo, e avremo noi la sua eredità. Lo presero, lo cacciarono fuori dalla vigna e lo uccisero. Quando verrà dunque il padrone della vigna, che cosa farà a quei contadini? Gli risposero: quei malvagi li farà morire miseramente e darà in affitto la vigna ad altri contadini, che gli consegneranno i frutti a suo tempo. E Gesù disse loro: non avete mai letto nelle scritture: la pietra che i costruttori hanno scartato è diventata la pietra d'angolo. Questo è stato fatto dal Signore ed è una meraviglia ai nostri occhi. Perciò io vi dico, a voi sarà tolto il regno di Dio e sarà dato a un altro popolo che ne produca i frutti. Udite queste parole, i capi dei sacerdoti e i farisei capirono che parlava di loro. Cercavano di catturarlo, ma ebbero paura della folla, perché lo considerava un profeta. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Dentro di noi, indipendentemente dalla nostra volontà, c'è un desiderio di migliorare la nostra condizione, un desiderio di stare meglio. Anche chi è colpito dalla depressione e si sente demotivato, scoraggiato, non ha più voglia di fare nulla, però anche in quel momento ha la consapevolezza che vorrebbe stare meglio. Ed è grazie a questa forza interiore che è avvenuto il progresso dell'umanità. Ed ecco così che avviene anche il progresso di ciascuno di noi, che un poco alla volta cresciamo, acquistiamo nuove conoscenze e cerchiamo di creare un ambiente attorno a noi in cui possiamo sentirci a nostro agio. Ma in questo processo di civilizzazione c'è sempre un rischio, ed è il rischio di dimenticarci che non siamo padroni della nostra vita, perché non ci siamo creati da noi stessi, che non siamo e non saremo mai padroni degli altri, perché ogni essere umano ha una sua strada da percorrere e non siamo padroni nemmeno del mondo che ci circonda e nemmeno della nostra casa, perché al massimo nell'arco di 100 anni non saremo più qui e tutto quanto passerà ad altri. Solo se comprendiamo il senso della nostra vita all'interno di un progresso complessivo dell'umanità, abbiamo capito il modo giusto di metterci in relazioni con le persone e con le cose che ci circondano. Il Padre ci ha affidato una vigna da coltivare e oggi Gesù ci ricorda che non dobbiamo cercare di trattenerla per noi come se fosse un nostro tesoro privato, ma dobbiamo coltivarla per Lui, in suo nome, secondo la sua saggezza,
ed è questa l'unica via per avere un futuro migliore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. La benedizione per te e per le persone che porti nel cuore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. E do il benvenuto a chi ci segue da poco e clicca per iscriverti subito e unirti alla comunità per restare sempre aggiornato e favorire la diffusione del Vangelo. Ti auguro di cuore una buona giornata e un carissimo saluto. Ciao ciao e abbi cura di te. Arriva adesso Beppi, un po' in ritardo. Non stiamo vivendo un'epoca di cambiamenti, ma un cambiamento d'epoca. È un'espressione di Papa Francesco al convegno della Chiesa italiana a Firenze del 2015 e si tratta di una delle sue frasi più citate. Decine di vescovi la riportano nelle loro lettere pastorali. Innumerevoli libri di tutti i teologi di questa terra la riprendono come diagnosi della Chiesa del nostro tempo. Insomma, sembra fatta. La Chiesa è assolutamente consapevole che stiamo attraversando un'epoca di cambiamenti senza precedenti. O forse no. Perché c'è un rischio: usare l'idea che siamo in un'epoca di grandi cambiamenti per non cambiare niente. Insomma, siamo tutti consapevoli che sta cambiando tutto e che la secolarizzazione ha impresso un'accelerata che non ha precedenti nella storia. Lo diciamo spesso, lo ripetiamo nei nostri documenti, ma c'è il rischio di usare questa consapevolezza come una sorta di alibi. Cosa vuoi farci? Ormai viviamo in un mondo secolarizzato e così la strada della riforma, che sembra la più urgente, la più importante e la più sensata, si arena nella paura e nella rassegnazione. Mi lasciate fare un po' di esempi. Parliamo di preti e di ministero. Io sono entrato in seminario nel 1996 e già allora si parlava tutti i giorni dopo i pasti di crisi. Ogni prete ricorda che 10 anni prima di lui c'erano 100 seminaristi in più in seminario. Insomma, lo sanno tutti che i tempi stanno cambiando e lo sappiamo da tempo. Ci si accorge che il clero si sta riducendo e siamo ormai al lumicino. I seminari non sono una cosa che Gesù ha ordinato nei Vangeli, fino a prova contraria. Al Concilio di Trento ci si è accorti che serviva una riforma radicale della formazione del clero e hanno avuto il coraggio di inventarsi una cosa che non c'era e che erano i seminari. Noi ce l'abbiamo sto coraggio. Anche oggi ci stiamo accorgendo che servirebbe qualcos'altro. Eppure l'impressione mia è che stiamo cercando in tutti i modi di fare accanimento terapeutico su questa istituzione che ha compiuto i suoi bei 500 anni e che ha fatto un sacco di bene. Per quello che vedo qua e là in Italia si sta procedendo a qualche ritocchino. Mandiamo i seminaristi un giorno in più in parrocchia, facciamogli fare un colloquio in più con lo psicologo, perché no, coinvolgiamo qualche famiglia nella proposta formativa. Però a me francamente sembra che oggi ci manchi quel coraggio che a Trento hanno avuto di inventarsi una cosa dal nulla per risolvere un problema oggettivo. E qualche volta ho l'impressione che guardiamo con un poco di rassegnazione alla fine di questa istituzione che sono i seminari. I preti diminuiscono, lo sappiamo tutti, e tutti sappiamo che è impensabile che i preti facciano quello che facevano ad esempio negli anni 90, quando erano centinaia di più. La soluzione più geniale che abbiamo trovato sono le unità pastorali, che praticamente vuol dire che più pochi preti fanno i parroci di molte più parrocchie, cercando di fare il più possibile di tutto quello che si faceva anche prima. Non mi sembra che sia un ripensamento così radicale della figura del prete come invece i nostri tempi ci richiederebbero. Sì, girano 2 o 3 parole in più. Una delle parole must oggi per parlare del ministero è fraternità tra sacerdoti. Ci si è accorti che è
impensabile un ministero al singolare e come battitori liberi. Sì, però non so da voi, da noi si traduce che facciamo qualche volta che ci troviamo a pranzo e magari una volta al mese facciamo una preghiera assieme. Pensare ad esempio a un sostentamento che non sia più per il singolo, a soluzioni abitative che non siano più per il singolo e a mandati ministeriali che non siano più singolare, non mi sembra che siano soluzioni ancora così diffuse. Cambiamo argomento, parliamo di catechesi. Sono passati 12 anni da quando Armando Matteo ha scritto La prima generazione incredula. Mi perdonerà se semplifico le sue osservazioni. Il problema di oggi non è che i giovani non credono, è che proprio non capiscono nemmeno perché dovrei pormi il problema. Quando Armando Matteo aveva scritto questo libro aveva mosso un po' le acque, si percepiva l'urgenza di un cambiamento. Ma in questi 12 anni che cos'è cambiato di preciso? Sì, tutti i catechisti sono d'accordo che la catechesi non può più essere semplicemente una spiegazione, che devi fare un giochino per guadagnare l'attenzione dei ragazzi e che non puoi più dare per scontato che sappiano il Padre Nostro il segno di croce. Ma a me sembra che nella stragrande maggioranza dei casi un'ora alla settimana, scheda da colorare, cartellone e modello tutto sommato scolastico. Quando va bene si riesce a trovare un catechista per gruppo, anzi una catechista, perché se c'è una cosa su cui la differenza di genere è evidente è che il catechista si dice al femminile. Poi quando piccole cose, senza l'ansia dell'organizzazione, senza grandi numeri, cercando di costruire una relazione che tanto c'era mancata durante il lockdown. Insomma, le avevamo intuite delle cose e delle possibilità di fare in modo diverso e di riformare anche la nostra pastorale giovanile. Ma a me sembra che sia bastato il 2021 per tornare a fare tutto quello che abbiamo sempre fatto. Intratteniamo molto e poi qua e là si è provato a muovere qualcosa sull'iniziazione cristiana. Qualcuno ha provato a rivedere l'ordine dei sacramenti anticipando la cresima all'Eucarestia, come avrebbe senso dal punto di vista teologico. E spesso si parla di intonazione catecumenale del cammino di iniziazione cristiana anche per i ragazzi. A me però sembra di percepire un po' di stanchezza e che tutto sommato anche chi ci ha provato si è reso conto che cambiando l'ordine degli addendi il risultato non cambia se non riformi radicalmente l'intenzione di fondo. Parliamo di liturgia? Impressione personale. A me sembra che la riforma liturgica si sia quasi completamente arenata. I maestri del movimento liturgico e i padri del Concilio Vaticano II ci avevano fatto sognare in grande. La liturgia, fonte e culmine della vita della Chiesa. Partecipazione attiva. Cioè la liturgia non è questione del prete, ma è alimento e sostanza della vita di tutti i fedeli. Abbiamo iniziato a celebrare in italiano e abbiamo rivolto l'altare verso il popolo, ma a me non sembra che le intenzioni di fondo siano proprio così cambiate. Abbiamo liturgie ammalate di validità, cioè basta che siano valide, poi va bene tutto. Possiamo fare canti indignitosi, omelie che andrebbero bene in qualsiasi circostanza, segni e simboli di ogni genere durante la celebrazione, ridurre i gesti al minimo per fare tutto molto molto veloce, i gesti propri della liturgia, evitare come la peste di cantare le parole dell'ordinario della messa, tutto purché sia valido. La pandemia ci ha mostrato come abbiamo avuto l'illusione che se metto una telecamera sul prete che fa la messa da solo, più o meno c'è tutto l'essenziale della messa. Sono una decina di anni che giro per le diocesi e per le parrocchie a parlare di riforma liturgica. Vedo che stiamo prendendo atto che i confessionali e le chiese si svuotano, ma mediamente non mi sembra di vedere un proporzionale aumento della qualità della nostra capacità di celebrare. Insomma, siamo in un'epoca di cambiamento. Benissimo, ne siamo tutti consapevoli, ma ne siamo all'altezza? Secondo me... Insomma, mi ci metto io per primo e non mi sto chiamando fuori col compito del giudice, è un mea culpa prima di tutto. Però qualche idea ogni tanto mi frulla per la testa quando mi metto a sognare. Rivedere un po' radicalmente il ministero dei preti, provare a rimettere mano seriamente, senza ritocchini, alla formazione del clero, ripensare con un po' di coraggio ai cammini di iniziazione cristiana, rinunciando all'ansia dei numeri e provando a rivedere il connubio catechesi-sacramenti, provare a ripensare seriamente al modo con cui la Chiesa gestisce i suoi beni e provando magari a declericalizzare questa gestione. Ci mancherebbe, io sono solo un buffone che dice cose su internet perché c'ha tempo da perdere e questo video non rappresenta altro che l'opinione di un clown da YouTube. Mi rendo anche conto di avere un po' calcato i toni per fare un po' effetto, ma personalmente mi sembra che oscilliamo tra due estremi. Da un lato la rassegnazione di chi vede che sta cambiando tutto ed è un po' scoraggiato e ha paura a ritoccare cose
per evitare di peggiorare. Dall'altro lato l'irrigidimento, soprattutto dei giovani, vedo girare sempre di più cappelli settecenteschi, pizzi e merletti, esigenza di forme molto molto rigide, e mi sembra una reazione poco sana all'epoca di cambiamento. Papa Francesco ha usato una volta con coraggio in un'omelia un'espressione cara alla teologia protestante: la Chiesa è sempre da riformare. Ma non è che tante volte la nostra citazione preferita è più presa da Orietta Berti: finché la barca va, lasciala andare. Pace e bene a tutti, fratelli e sorelle, santa giornata, Dio vi benedica a tutti. Sono le 5:30 del mattino. Oggi è 10 marzo 2023, preghiamo tutti insieme le preghiere mattutine a Maria. Oggi la Chiesa celebra il venerdì della seconda settimana di Quaresima e la memoria di San Macario di Gerusalemme. Carissimi fratelli e sorelle, in queste preghiere rivolgiamo una preghiera per tutti voi, per tutte le vostre famiglie, per tutte le vostre intenzioni e per tutti coloro che portiamo nel cuore. Un'altra preghiera, fratelli e sorelle, la rivolgiamo per tutti gli anziani, soprattutto quelli soli e maltrattati, e una preghiera per la sorella Teresa e la sorella Rosina. Preghiamo anche per la sorella Gemma e per il suo cammino di fede. Un'altra preghiera, fratelli e sorelle, ve la continuo a chiedere per la sorella Antonia Soggia. Preghiamo per lei affinché il Signore la possa sempre sostenere e guarire. Un'altra preghiera, fratelli e sorelle, ve la chiedo per i piccoli Gabriel e Nicolas. Preghiamo per loro affinché il Signore possa fargli dono del ritorno a casa. Un'altra preghiera, fratelli e sorelle, la rivolgiamo per tutti i giovani, per tutti i bambini, per tutti i senza tetto, i poveri. Preghiamo per tutta la Chiesa, per il Santo Padre Francesco e per tutto il clero. Un'altra preghiera, fratelli e sorelle, la rivolgiamo per la pace nel mondo, per la pace nei nostri cuori, per la pace nelle nostre famiglie. Preghiamo forte, fratelli e sorelle, affinché il dono della pace sia un dono duraturo per tutta l'umanità. Un'ultima preghiera, fratelli e sorelle, la rivolgiamo per tutti i nostri cari defunti, per le anime del purgatorio, per i sacerdoti e religiosi defunti, e un'ultima preghiera per i fratelli ortodossi e per Catalina e i suoi figli. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Eccomi, sono la serva del Signore, si compie in me la tua parola. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Per i nostri cari defunti e per le anime del purgatorio, l'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti benedico, Padre, all'inizio di questo nuovo giorno. Accogli la mia lode e il mio grazie per il dono della vita e della fede. Con la forza del tuo Spirito guida i miei progetti e le mie azioni. Fa che siano secondo la tua parola. Liberami dallo scoraggiamento davanti alle difficoltà e da ogni male. Proteggi con il tuo amore la mia famiglia. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiera all'Angelo Custode. O Santo Angelo Custode, abbi cura dell'anima mia e del mio corpo, illumina la mia mente perché conosca meglio il Signore e lo ami con tutto il cuore. Assistimi nelle mie preghiere perché non ceda alle distrazioni, ma vi ponga la più grande attenzione. Aiutami con i tuoi consigli perché veda il bene e lo compia con generosità. Difendimi dalle insidie del nemico infernale e sostienimi nelle tentazioni perché riesca sempre vincitore.
supplisci alla mia freddezza nel culto del Signore. Non cessare di attendere alla mia custodia finché mi abbia portato in paradiso, ove loderemo insieme il buon Dio per tutta l'eternità. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Offerta della giornata a Maria. O Maria, Madre del Verbo incarnato e Madre nostra dolcissima, siamo qui ai tuoi piedi mentre sorge un nuovo giorno, un altro grande dono del Signore. Deponiamo nelle tue mani e nel tuo cuore tutto il nostro essere. Noi saremo tuoi nella volontà, nel cuore e nel corpo. Tu forma in noi con materna bontà in questo giorno una vita nuova, la vita del tuo Gesù. Previeni e accompagna, o Regina del Cielo, anche le nostre più piccole azioni con la tua ispirazione materna, affinché ogni cosa sia pura e accettata al momento del sacrificio santo e immacolato. Rendici santi, o Madre buona, santi come Gesù ci ha comandato, come il tuo cuore ci chiede e ardentemente desidera. Così sia. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Offerta della giornata al cuore di Gesù. Cuore divino di Gesù, io ti offro per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati, per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria di Dio Padre. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Atto di fede. Mio Dio, io credo in te, Padre che con amore chiami ogni uomo per nome. Credo in Gesù Cristo, vero Dio in mezzo a noi, per noi morto e risorto. Credo nello Spirito Santo, donato a noi come Spirito d'amore. Credo nella Chiesa, riunita dallo Spirito Santo, una, santa, cattolica e apostolica. Credo che il regno di Dio è in mezzo a noi, è in cammino e si compirà in una comunione piena e festosa. Signore, aiutami a crescere e a vivere in questa fede. Per tutti i fratelli e sorelle ammalati e sofferenti. Dolce Madre Santissima, ti preghiamo per questi nostri fratelli ammalati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
morte. Amen. Atto di speranza. Mio Dio, so che il tuo amore è forte e fedele e che non verrà meno neppure dopo la morte. Per questo e non per quanto sono capace di fare, spero di poter camminare nelle tue vie e giungere con te a una gioia senza fine. Signore, aiutami a vivere ogni giorno in questa gioiosa speranza. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle poveri e senza lavoro. Dolce Madre Santissima, ti preghiamo per questi nostri fratelli poveri. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Atto di dolore. Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, perché peccando ho meritato i tuoi castighi, e molto più perché ho offeso te, infinitamente buono e degno di essere amato sopra ad ogni cosa. Propongo col tuo santo aiuto di non offenderti mai più e di fuggire le occasioni prossime di peccato. Signore, misericordia, perdonami. Per tutti i fratelli e sorelle che soffrono nel corpo. O Madre, ti preghiamo per questi nostri fratelli affinché tu li guarisca. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Fratelli e sorelle, recitiamo in onore della Santissima Vergine Madre il Magnificat. L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote, ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiera a Maria. O Maria, Madre di Dio, riversa su tutta l'umanità il fiume di grazie che sgorga dal tuo amore infuocato, ora e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Atto di consacrazione a Maria. O Maria, Regina del mondo, Madre di bontà, fiduciosi nella tua intercessione, noi affidiamo a te le nostre anime. Accompagnaci ogni giorno alla fonte della gioia. Donaci il Salvatore, noi ci consacriamo a te, Regina dell'amore. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Per i nostri cari defunti. O Vergine Madre, ti preghiamo per tutti i nostri cari defunti e per le anime del purgatorio. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. Carissimi fratelli e sorelle, vi do la santa benedizione. Per intercessione di Maria Immacolata, vi benedica Dio Padre Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Buona e santa giornata a tutti voi, fratelli e sorelle. Pace e bene, Ave Maria. Pace e bene a tutti, fratelli e sorelle, santa giornata, Dio vi benedica a tutti. Sono le 5 del mattino, oggi è 10 marzo 2023, preghiamo tutti insieme le preghiere del mattino. Oggi la Chiesa celebra il venerdì della seconda settimana di Quaresima e la memoria di San Macario di Gerusalemme. Carissimi fratelli e sorelle, in queste preghiere rivolgiamo una preghiera per tutti voi, per tutte le vostre famiglie, per tutte le vostre intenzioni e per tutti coloro che portiamo nel cuore. Un'altra preghiera, fratelli e sorelle, la rivolgiamo per tutti gli anziani, soprattutto quelli soli e maltrattati, e una preghiera per la sorella Teresa e la sorella Rosina. Preghiamo anche per la sorella Gemma e per il suo cammino di fede. Un'altra preghiera, fratelli e sorelle, ve la continuo a chiedere per la sorella Antonia Soggia. Preghiamo per lei affinché il Signore la possa sempre sostenere e guarire. Un'altra preghiera, fratelli e sorelle, ve la chiedo per i piccoli Gabriel e Nicolas. Preghiamo per loro affinché il Signore possa fargli dono del ritorno a casa. Un'altra preghiera, fratelli e sorelle, la rivolgiamo per tutti i giovani, per tutti i bambini, per tutti i senza tetto, i poveri. Preghiamo per tutta la Chiesa, per il Santo Padre Francesco e per tutto il clero. Un'altra preghiera, fratelli e sorelle, la rivolgiamo per la pace nel mondo, per la pace nei nostri cuori, per la pace nelle nostre famiglie. Preghiamo forte, fratelli e sorelle, affinché il dono della pace sia un dono duraturo per tutta l'umanità. Un'ultima preghiera, fratelli e sorelle, la rivolgiamo per tutti i nostri cari defunti, per le anime del purgatorio, per i sacerdoti e religiosi defunti, e un'ultima preghiera per i fratelli ortodossi e per Catalina e i suoi figli.
L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Eccomi, sono la serva del Signore, si compie in me la tua parola. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Per i nostri cari defunti e per le anime del purgatorio, l'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Padre Pio, tu sei vissuto nel secolo dell'orgoglio e sei stato umile. Padre Pio, tu sei passato tra noi nell'epoca delle ricchezze sognate, giocate e adorate e sei rimasto povero. Padre Pio, accanto a te nessuno sentiva la voce e tu parlavi con Dio. Vicino a te nessuno vedeva la luce e tu vedevi Dio. Padre Pio, mentre noi correvamo affannati, tu restavi in ginocchio e vedevi l'amore di Dio inchiodato ad un legno, ferito nelle mani, nei piedi e nel cuore. Padre Pio, aiutaci a piangere davanti alla croce, aiutaci a credere davanti all'amore, aiutaci a sentire la messa come pianto di Dio. Aiutaci a cercare il perdono come abbraccio di pace, aiutaci ad essere cristiani con le ferite che versano sangue di carità fedele e silenziosa, come le ferite di Dio. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano
e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questa notte. Ti offro le azioni della giornata per intercessione di San Pio da Pietrelcina. Fa che siano tutte secondo la tua santa volontà e per la maggior tua gloria. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle ammalati e ricoverati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Pio da Pietrelcina, intercedi per noi. Cuore divino di Gesù, io ti offro per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati, per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divin Padre. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle carcerati e senza tetto. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega Dio, perché sei verità infallibile, credo fermamente tutto quello che hai rivelato e che la Santa Chiesa ci propone a credere, ed espressamente credo in te, unico vero Dio in tre persone uguali e distinte, Padre, Figlio e Spirito Santo. E credo in Gesù Cristo, Figlio di Dio, incarnato e morto per noi, il quale darà a ciascuno secondo i meriti il premio la pena eterna. Conforme a questa fede voglio sempre vivere. Signore, accresci la mia fede. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle poveri e senza lavoro. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Pio da Pietrelcina, intercedi per noi. Mio Dio, spero dalla tua bontà, per le tue promesse e per i meriti di Gesù Cristo, nostro Salvatore, la vita eterna e le grazie necessarie per meritarla con le buone opere che io debbo e voglio fare. Signore, che io possa goderti in eterno. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle benefattori e collaboratori. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Pio da Pietrelcina, intercedi per noi. Mio Dio, ti amo con tutto il cuore sopra ogni cosa, perché sei bene infinito e nostra eterna felicità, e per amore tuo amo il prossimo come me stesso, e perdono le offese ricevute. Signore, che io ti ami sempre più. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle anziani e nelle case di riposo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Pio da Pietrelcina, intercedi per noi. Carissimi fratelli e sorelle, chiediamo perdono al Signore per tutti i nostri peccati e chiediamo aiuto a San Pio da Pietrelcina. Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, perché peccando ho meritato i tuoi castighi, e molto più perché ho offeso te, infinitamente buono e degno di essere amato sopra ad ogni cosa. Propongo col tuo santo aiuto di non offenderti mai più e fuggire le occasioni prossime di peccato. Signore, misericordia, perdonami. Per tutti i nostri cari defunti e per le anime del purgatorio. Eterno Padre, per la tua infinita bontà, accogli nel tuo regno i nostri cari defunti, non imputare loro nessuna colpa commessa a causa della fragilità umana. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen.
L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Per gli iscritti al canale preghiamo insieme. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Per la pace nel mondo e per la fine delle guerre. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Per tutti i gruppi di preghiera e cenacoli. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Per tutti i pellegrini e per tutti i santuari. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Per tutti coloro che vivono soli e maltrattati. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Affidiamo, fratelli e sorelle, a San Pio da Pietrelcina tutte queste nostre intenzioni e quelle che avete scritto. San Pio da Pietrelcina, affidiamo a te queste preghiere del mattino e tutte le nostre intenzioni. Intercedi per tutti noi presso il nostro Gesù, affinché tramite la tua intercessione possiamo essere esauditi. Amen. Carissimi fratelli e sorelle, al termine di queste preghiere del mattino vi dono la santa benedizione. Per intercessione di San Pio da Pietrelcina e di tutti i santi, vi benedica Dio Padre Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Auguro a tutti voi, fratelli e sorelle, di trascorrere una buona e santa giornata. Dio vi benedica tutti e San Pio da Pietrelcina vi possa guidare lungo questo giorno. Pace e bene, Ave Maria, Laudetur Jesus Christus. «10 marzo, San Macario, santo vescovo di Gerusalemme, vive nel secolo IV ed è ricordato come maestro di fede e uomo di santa vita. Partecipa al Concilio Ecumenico di Nicea nell'anno 325, difendendo la divinità di Cristo. Guida la Chiesa di Gerusalemme, la Chiesa madre di tutte le chiese cristiane. Di lui parlano con onore Sant'Anastasio di Alessandria e Sant'Epifanio di Salamina. Ci sono altri santi di nome Macario, tra cui San Macario martire di Antiochia, San Macario patriarca di Antiochia e San Macario grande abate
disseste. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: ascoltate un'altra parabola. C'era un uomo che possedeva un terreno e vi piantò una vigna. La circondò con una siepe, vi scavò una buca per il torchio e costruì una torre. La diede in affitto a dei contadini e se ne andò lontano. Quando arrivò il tempo di raccogliere i frutti, mandò i suoi servi dai contadini a ritirare il raccolto. Ma i contadini presero i servi e uno lo bastonarono, un altro lo uccisero, un altro lo lapidarono. Mandò di nuovo altri servi, più numerosi dei primi, ma li trattarono allo stesso modo. Da ultimo mandò loro il proprio figlio, dicendo: avranno rispetto per mio figlio. Ma i contadini, visto il figlio, dissero tra loro: costui è l'erede, su, uccidiamolo, e avremo noi la sua eredità. E lo uccisero. Quando verrà dunque il padrone della vigna, che cosa farà a quei contadini? Gli risposero: quei malvagi li farà morire miseramente e darà in affitto la vigna ad altri contadini che gli consegneranno i frutti a suo tempo. E Gesù disse loro: non avete mai letto nelle scritture: la pietra che i costruttori hanno scartato è diventata la pietra d'angolo? Perciò io vi dico: a voi sarà tolto il regno di Dio e sarà dato a un popolo che ne produca i frutti. In ogni epoca, coloro che hanno un'autorità, qualsiasi autorità, anche nella Chiesa, nel popolo di Dio, possono essere tentati di fare i propri interessi invece di quelli di Dio stesso. E Gesù dice che la vera autorità è quando si fa il servizio e nel servire, non sfruttare gli altri. La vigna è del Signore, non è nostra. L'autorità è un servizio e come tale va esercitata per il bene di tutti, per la diffusione del Vangelo. È brutto vedere quando nella Chiesa le persone che hanno autorità cercano i propri interessi. Siano lodati Gesù e Maria. Cari fratelli e sorelle, la prima lettura di oggi narra la vicenda del patriarca Giuseppe, il quale venne venduto dai suoi fratelli. Inizialmente lo volevano uccidere, poi decisero di venderlo a dei mercanti madianiti. È uno dei racconti più commoventi di tutta la Sacra Scrittura. Giuseppe venne venduto dai suoi fratelli perché questi non lo sopportavano, erano invidiosi. La lettura dice che Giacobbe amava Giuseppe più di tutti i suoi figli perché era il figlio avuto in vecchiaia e gli aveva fatto una tunica con maniche lunghe. I suoi fratelli, vedendo che il loro padre amava lui più di tutti i suoi figli, lo odiavano e non riuscivano a parlargli amichevolmente. E così lo vendettero per 20 sicli d'argento. Giuseppe quindi è figura di Gesù che venne tradito da Giuda per 30 monete d'argento. Ma da questi tradimenti Dio trasse un bene grandissimo. Sappiamo dal Catechismo che Dio non vuole il male, ma lo permette per 2 motivi: perché ci lascia liberi e perché sa ricavare da esso un bene maggiore. Così Dio permise il tradimento dei fratelli di Giuseppe
perché in questo modo Giuseppe sarebbe poi andato in Egitto. In Egitto Giuseppe divenne una persona molto importante, il secondo signore del regno, e in tempo di carestia fu proprio Giuseppe a soccorrere i fratelli e il padre Giacobbe che erano in grandi difficoltà. Da Giuseppe venne quindi la salvezza per Israele, e questo bene si manifestò non subito, ma dopo diversi anni. Il faraone d'Egitto a tutti quelli che chiedevano soccorso diceva: andate da Giuseppe, e Giuseppe provvedeva alle loro necessità. In questo Giuseppe prefigurava San Giuseppe, lo sposo virginale di Maria e padre putativo di Gesù. Per ogni necessità, sia corporale che spirituale, il Signore ci dice: andate da Giuseppe, ed egli, questo glorioso santo, provvederà ad ogni nostra necessità. Diceva Santa Teresa d'Avila di essere sempre stata esaudita ogni volta che aveva pregato questo gran santo. Sul suo esempio cresciamo anche noi nella devozione a San Giuseppe, preghiamolo con fiducia, soprattutto in questo tempo di prova, e soprattutto chiediamo a San Giuseppe che ci insegni a pregare. Santa Teresa infatti consigliava di rivolgersi a lui per ottenere il dono dell'orazione. Da questo inoltre impariamo a non perdere la fede quando siamo nella prova, quando subiamo un'ingiustizia, quando siamo sotto il peso della croce. Il bene che ne scaturirà potrebbe manifestarsi dopo molti anni, o addirittura non avremo mai la gioia di vederlo su questa terra, ma in paradiso, se avremo la grazia di entrarvi, vedremo il frutto di tante sofferenze che su questa terra sembravano inutili. Se Dio permette in noi una sofferenza, è sempre per un bene maggiore. E dal tradimento di Giuda Dio trasse il bene più grande, la redenzione dell'umanità. Gesù venne ucciso, ma da quella morte derivò un bene più grande, la nostra salvezza. Non solo la redenzione, ma anche una grande gloria in paradiso. Diceva Gesù ad un'anima santa che la gloria che ci sarà in paradiso sarà più grande di quella che ci sarebbe stata se Adamo ed Eva non avessero peccato. Il brano del Vangelo di oggi parla di questo bene maggiore, frutto della redenzione, quando Gesù dice che il regno dei cieli sarà dato a un popolo che lo farà fruttificare. Si allude chiaramente al dono della salvezza esteso a tutti i popoli. Tutti i popoli sono chiamati a far parte della Chiesa, a conoscere Gesù, unico Salvatore del mondo, e credere in Lui, e a ottenere la salvezza. Un prezioso insegnamento che possiamo trarre è quello di saper approfittare, usiamo questo termine, di ogni situazione dolorosa, di ogni prova, per ottenere il bene maggiore che Dio vuole donarci. Non rendiamo dunque inutile la prova con le nostre lamentele e la nostra preghiera fiacca. Preghiamo di più, affrontiamo con fede la prova e con l'aiuto della Madonna e di San Giuseppe riusciremo anche noi ad ottenere questo bene maggiore che Dio vuole donarci. E ora, cari fratelli e sorelle, termino con la benedizione. Per intercessione della Beata Vergine Maria e di San Giuseppe, il suo castissimo sposo, vi benedica e vi custodisca il Signore Onnipotente e vi liberi da ogni male, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Siano lodati Gesù e Maria.
Siano lodati Gesù e Maria. Cari fratelli e sorelle, oggi inizia la novena di San Giuseppe, lo sposo virginale di Maria e padre putativo di Gesù. Come si è preso cura della vita di Gesù, così San Giuseppe si prende cura anche della nostra vita. Rivolgiamoci a Lui con fiducia in ogni nostra necessità, sia di ordine materiale che di ordine spirituale. La provvidenza paterna di San Giuseppe è stata sperimentata tante volte dai suoi devoti che con fiducia a Lui sono ricorsi. Fra Giovanni da Fano, frate francescano del secolo XVI, descrisse un'apparizione di San Giuseppe a 2 giovani frati, dalla quale nacque nella Chiesa la devozione dei 7 dolori e gioie di San Giuseppe, indulgenziata da grandi pontefici quali Pio VII, Gregorio XVI e Pio IX. Ecco quanto egli riferì. Mi narrò un frate minore dell'osservanza, degno di fede, che essendo 2 frati del detto ordine in una nave che andava nelle Fiandre con circa 300 persone, ebbe per 8 giorni grandissima tempesta. Uno di quei frati era devotissimo di San Giuseppe, al quale con tutto il cuore si raccomandava. La nave si sommerse con tutti quegli uomini e il frate con il suo compagno si trovarono nel mare sopra una tavola, sempre raccomandandosi con grandissima fede a San Giuseppe. Il terzo giorno apparve in mezzo alla tavola un bellissimo giovane che con la faccia allegra, salutandoli, disse: «Dio vi aiuta, non dubitate». Detto questo, tutti e 3 con la tavola si trovarono a terra. Allora i frati, inginocchiati con molta devozione, ringraziarono il giovane. Poi il frate devoto a San Giuseppe disse: «O nobilissimo giovane, vi prego per amor di Dio che mi diciate chi voi siete». E lui rispose: «Io sono San Giuseppe, degnissimo sposo della Beatissima Madre di Dio, al quale tanto vi siete raccomandati, e per questo dal benignissimo Signore sono stato mandato a liberarvi. E sappiate che se questo non fosse stato, voi sareste annegati insieme con gli altri. Ho impetrato dalla divina clemenza infinita che qualunque persona dirà ogni giorno, tutto un anno, 7 Padre Nostro e 7 Ave Maria, a riverenza dei 7 dolori che io ebbi nel mondo, ottenga da Dio ogni grazia, purché sia giusta, ossia conveniente, conforme al proprio bene spirituale. È questa la cosiddetta grande promessa di San Giuseppe. I 7 dolori e le 7 gioie di San Giuseppe nella forma breve sono i seguenti. Il primo dolore fu quello causato dal timore di dover abbandonare la sua amatissima sposa perché divenuta Madre di Dio, e la prima gioia fu quella che derivò dalle parole dell'angelo che gli rivelò il grande mistero dell'incarnazione e gli disse di prendere con sé Maria sua sposa. Il secondo dolore fu quello che provò quando vide Gesù nascere in tanta povertà e indifferenza della gente, e la seconda gioia fu quella che provò all'udire il canto degli angeli e all'assistere all'omaggio reso al bambino dai pastori e dai magi. Il terzo dolore fu quello che San Giuseppe provò quando Gesù per la prima volta versò il suo preziosissimo sangue durante il rito della circoncisione, e la terza gioia fu quella che provò nell'imporre il nome di Gesù al Figlio di Dio. Il quarto dolore fu quello che San Giuseppe patì quando udì la profezia del vecchio Simeone, ovvero quando comprese le sofferenze a cui sarebbero andati incontro Gesù e Maria.
E la quarta gioia fu però quella che sperimentò alla certezza che molte anime si sarebbero salvate per la passione e morte di Gesù. Il quinto dolore fu quello che San Giuseppe avvertì in occasione della fuga in Egitto, quando la vita di Gesù era minacciata. E la quinta gioia fu quella che inondò il suo cuore avendo la sua sposa Maria e Gesù. Il sesto fu il dolore che San Giuseppe provò nel non poter ritornare in Giudea per il timore che Archelao, figlio di Erode, potesse minacciare la vita di Gesù. E la sesta gioia fu quella che sperimentò nella dolce dimora di Nazaret con Gesù e Maria. Il settimo e ultimo dolore fu quello che San Giuseppe provò nello smarrimento di Gesù a Gerusalemme in quegli interminabili giorni di ricerca, e la conseguente gioia fu quella che provò nel ritrovare con Maria sua sposa Gesù al Tempio di Gerusalemme. Cari fratelli e sorelle, affidiamoci dunque ogni giorno a San Giuseppe. San Giuseppe manterrà la sua grande promessa e noi sperimenteremo la sua provvidenza paterna. E ora terminiamo con la preghiera. Ricordati, o purissimo sposo di Maria Vergine, o caro mio protettore San Giuseppe, che mai si udì aver alcuno invocato la tua protezione e chiesto il tuo aiuto senza essere stato consolato. Con questa fiducia io vengo a te e a te fervorosamente mi raccomando. O San Giuseppe, ascolta la mia preghiera, accoglila pietosamente ed esaudiscila. Amen. E ora do la benedizione. Per intercessione della Beata Vergine Maria e di San Giuseppe, vi benedica e vi custodisca il Signore Onnipotente e vi liberi da ogni male, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Siano lodati Gesù, Maria e Giuseppe.
Dalla Santa Casa di Loreto trasmettiamo ora la Santa Messa quotidiana. Con le vostre candele offerte alla Madonna di Loreto. Preghiamo in comunione con ognuno di voi che vi unite a noi in questa celebrazione e affidiamo alla Vergine Lauretana tutte le vostre intenzioni. In te, Signore, mi sono rifugiato, mai sarò deluso. Scioglimi dal laccio che mi hanno teso, perché sei tu la mia difesa. Nel nome del Padre, e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Fratelli e sorelle, all'inizio di questa celebrazione eucaristica, invochiamo la misericordia di Dio, fonte di riconciliazione e di comunione. Criste eleison, Kyrie eleison. Preghiamo. Dio onnipotente e misericordioso, donaci di essere intimamente purificati dall'impegno penitenziale della Quaresima per giungere alla Pasqua con spirito rinnovato. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro della Genesi. Israele amava Giuseppe più di tutti i suoi figli, perché era il figlio avuto in vecchiaia e gli aveva fatto una tunica con maniche lunghe. I suoi fratelli, vedendo che il loro padre amava lui più di tutti i suoi figli, lo odiavano e non riuscivano a parlargli amichevolmente. I suoi fratelli erano andati a pascolare il gregge del loro padre a Sichem. Israele disse a Giuseppe: sai che i tuoi fratelli sono al pascolo a Sichem? Vieni, ti voglio mandare da loro. Allora Giuseppe ripartì in cerca dei suoi fratelli e li trovò a Dotan. Essi lo videro da lontano e prima che giungesse vicino a loro, complottarono contro di lui per farlo morire. Si dissero l'un l'altro: eccolo, è arrivato il Signore dei sogni. Orsù, uccidiamolo e gettiamolo in una cisterna. Poi diremo: una bestia feroce l'ha divorato. Così vedremo che ne sarà dei suoi sogni. Ma Ruben sentì e, volendo salvarlo dalle loro mani, disse: non togliamogli la vita. Poi disse loro: non spargete il sangue gettandolo in questa cisterna che è nel deserto, ma non colpitelo con la vostra mano. Egli intendeva salvarlo dalle loro mani e ricondurlo a suo padre. Quando Giuseppe fu arrivato presso i suoi fratelli, essi lo spogliarono della sua tunica. Quella tunica con le maniche lunghe che egli indossava, lo afferrarono e lo gettarono nella cisterna. Era una cisterna vuota, senza acqua. Poi sedettero per prendere cibo. Quando ecco, alzando gli occhi, videro arrivare una carovana di ismaeliti provenienti da Galad, con i cammelli carichi di resina, balsamo e laudano, che andavano a portare in Egitto. Allora Giuda disse ai fratelli: che guadagno c'è a uccidere il nostro fratello e a coprire il suo sangue? Su, vendiamolo agli ismaeliti e la nostra mano non sia contro di lui, perché è nostro fratello e nostra carne. I suoi fratelli gli diedero ascolto. Passarono alcuni mercanti madianiti. Essi tirarono su ed estrassero Giuseppe dalla cisterna e per 20 sicli d'argento vendettero Giuseppe agli ismaeliti. Così Giuseppe fu condotto in Egitto.
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Ricordiamo, Signore, le tue meraviglie. Ricordiamo, Signore, le tue meraviglie. Il Signore chiamò la carestia su quella terra, togliendo il sostegno del pane. Davanti a loro mandò un uomo, Giuseppe, venduto come schiavo. Ricordiamo, Signore, le tue meraviglie. Gli strinsero i piedi con ceppi, il ferro gli serrò la gola, finché non si avverò la sua parola e l'oracolo del Signore ne provò l'innocenza. Ricordiamo, Signore, le tue meraviglie. Il re mandò a scioglierlo, il capo dei popoli lo fece liberare, lo costituì signore del suo palazzo, capo di tutti i suoi averi. Ricordiamo, Signore, le tue meraviglie. Lode e onore a te, Signore Gesù. Lode e onore a te, Signore Gesù. Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito. Chiunque crede in Lui ha la vita eterna. Lode e onore a te, Signore Gesù. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, Signore. In quel tempo Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: ascoltate un'altra parabola. C'era un uomo che possedeva un terreno e vi piantò una vigna. La circondò con una siepe, vi scavò una buca per il torchio e costruì una torre. La diede in affitto a dei contadini e se ne andò lontano. Quando arrivò il tempo di raccogliere i frutti, mandò i suoi servi dai contadini a ritirare il raccolto. Ma i contadini presero i servi e uno lo bastonarono, un altro lo uccisero, un altro lo lapidarono. Mandò di nuovo altri servi, più numerosi dei primi, ma li trattarono allo stesso modo. Da ultimo mandò loro il proprio figlio, dicendo: avranno rispetto per mio figlio. Ma i contadini, visto il figlio, dissero tra loro: costui è l'erede, uccidiamolo e avremo noi la sua eredità. Lo presero, lo cacciarono fuori dalla vigna e lo uccisero. Quando verrà dunque il padrone della vigna, che cosa farà a quei contadini? Gli risposero: quei malvagi li farà morire miseramente e darà in affitto la vigna ad altri contadini, che gli consegneranno i frutti a suo tempo. E Gesù disse loro: non avete mai letto nelle scritture: la pietra che i costruttori hanno scartato è diventata la pietra d'angolo. Questo è stato fatto dal Signore ed è una meraviglia ai nostri occhi. Perciò io vi dico: a voi sarà tolto il regno di Dio e sarà dato a un popolo che ne produca i frutti. Udite queste parabole. I capi dei sacerdoti e i farisei capirono che parlava di loro. Cercavano di catturarlo, ma ebbero paura della folla, perché lo considerava un profeta. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Un uomo che possedeva un terreno e Dio Padre vi piantò una vigna. Nel libro di Isaia 5,2 parla di Israele come la vigna di Dio. Allora egli aspettò che producesse uva. Essa produsse invece acini acerbi e il proprietario circondò con una siepe. Significa che Dio ha fornito tutta la sua protezione. Poi il proprietario vi scavò una buca per il torchio e costruì una torre. Significa che qualunque cosa fosse la richiesta di loro, Dio l'ha messa alla loro disposizione. È la provvidenza di Dio.
La protezione è assicurata ed adesso è la propria responsabilità di rispondere alle strutture fornite da Dio. Ma attraverso la parabola si capisce che non hanno agito alla situazione con responsabilità. Infine Dio Padre mandò loro il proprio figlio, dicendo: avranno rispetto per mio figlio. Ma i contadini lo presero, lo cacciarono fuori dalla vigna e lo uccisero. Molto importante l'espressione fuori dalla vigna. Significa che Gesù morì fuori dalle mura della città di Gerusalemme. Quindi Gesù parlava della propria morte. E Gesù disse loro: la pietra che i costruttori hanno scartato è diventata la pietra d'angolo. Gesù citava il Salmo 118, 22. La pietra scartata dai costruttori è divenuta la pietra d'angolo. Gesù lo diceva in un contesto speciale. La costruzione del Tempio di Gerusalemme era ancora in corso. Era Erode che costruiva ed era guidata dai capi dei sacerdoti e dagli anziani del popolo. Qui i costruttori sono i capi dei sacerdoti e gli anziani del popolo e il gruppo del Sinedrio e così via. Quindi questi costruttori rigettarono Gesù. Questo è il senso della pietra angolare. Quella pietra sarà la fondamenta del Tempio e che sarà costruito. San Paolo disse nella prima lettera ai Corinzi 3,11: infatti nessuno può porre un fondamento diverso da quello che già vi si trova, che è Gesù Cristo. È su questa base che tutti saranno costruiti. È la pietra angolare. Su questa pietra angolare tutti noi cresciamo nel Signore. Gesù è la pietra angolare. Abbiamo la possibilità di costruire su questa pietra. Come la casa di Dio saremo costruiti su questa pietra. La pietra diventa la nostra pietra d'angolo, perché è sulla misura di Gesù che noi saremo giudicati. Già Dio Padre ci ha dato il suo Figlio Gesù. È diventato uguale come noi in ogni modo. Inoltre è stato messo alla prova in tutto. Aveva vissuto come noi e ci ha mostrato il modello, come dobbiamo vivere. Quindi la nostra missione è di crescere, facendo di quella pietra come la pietra angolare, la pietra principale e la necessità del tempo presente. Ogni famiglia cristiana è fondata del corpo mistico del Cristo, della Chiesa. Però la tentazione dell'uomo è di mettere fuori questo corpo mistico, il Cristo, mettere fuori il Cristo, cioè fare solo il matrimonio civile. Così tanti hanno buttato la pietra angolare, il Cristo della loro vita. Dicono che sono cattolici credenti. Bisogna rendersi conto, ha scartato la pietra d'angolo della vita cristiana. Il Cristo è fuori dalla propria vita e costruiscono la vita senza la pietra angolare. E sappiamo che tra poco crolla tutto, come succede nella vita dei tanti. Senza il Cristo, che credenti siamo? Colui che non edifica su questa pietra angolare, Gesù Cristo, sono i cristiani cattolici che vivono fuori dalla comunità cristiana per il loro atteggiamento e per il loro comportamento di egoismo. Significa coloro che vivono una vita lontana dalla comunità cristiana, coloro che vivono la vita senza il pentimento, senza seguire gli insegnamenti della Chiesa. Dove è il cristiano? Per esempio, coloro che vivono il periodo del fidanzamento senza castità, coloro che rompono il vincolo coniugale con infedeltà, hanno scartato la pietra angolare, il Cristo. In queste condizioni il Cristo non vive nel nostro cuore. Vedete nella società odierna come qualcuno fa perdere la pace, perché la pace inizia nel cuore. Attraverso il battesimo, se il nostro cuore
è segnato con la croce. Dobbiamo anche dare la pace al Cristo, accettando e seguendo quello che Lui ci dice. Senza fare questo passo, la pace nella nostra vita è impossibile. La domanda da porsi è: se sono diventato cristiano in questa comunità ecclesiale, posso vivere la vita cristiana senza questa comunità? È impossibile. Non dobbiamo cadere nell'assurdità, scartando il Cristo, scartando il suo insegnamento, scartando la sua comunità, la Chiesa, perché la salvezza dei noi cristiani è nella Chiesa. Allora la via di questa comunità alla salvezza è il pentimento e la conversione. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te, perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto nei secoli, Signore. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te, perché diventi per noi bevanda di salvezza. Benedetto nei secoli, Signore. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e tutta la sua santa Chiesa. La tua benevolenza, o Dio, preceda e accompagni sempre i tuoi fedeli sulla via della fede e li prepari a celebrare degnamente questi misteri. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Tu hai stabilito per i tuoi figli un tempo di rinnovamento spirituale, perché si convertano a te con tutto il cuore e liberi dai fermenti del peccato, vivano le vicende di questo mondo sempre rivolti ai beni eterni. Per questo dono della tua benevolenza, uniti agli angeli e ai santi, con voce unanime, cantiamo l'inno della tua lode. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo,
offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Fabio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli e tutti i santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci ha donato il suo Spirito. Con la fiducia e la libertà dei figli preghiamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi del peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Regno tuo è la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace.
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato. Gesù mio, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento dell'altare. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che io abbia mai a separarmi da te. Preghiamo. Il pegno dell'eterna salvezza che abbiamo ricevuto in questi sacramenti ci aiuti, o Signore, a progredire nel cammino verso di te, per giungere al possesso dei beni eterni, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi, e con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Nel nome del Signore andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Accendiamo ora la lampada, segno della nostra preghiera, che arderà davanti all'immagine della Vergine. Maria, Madre della Chiesa, che in questa santa casa, con il tuo sì, hai accolto il Dio della vita, aiuta i giovani e le famiglie a seguire il tuo Figlio Gesù e ad accogliere e custodire la vita in tutte le sue stagioni. Madre della Divina Grazia, donaci di vivere in comunione tra di noi e di testimoniare l'amore fedele di Dio nella semplicità del quotidiano. Madre della tenerezza, che conosci il cuore di ogni persona, ottienici per mezzo di Gesù lo spirito della verità e dell'amore e portaci nel cuore del Padre. Amen. Abbiamo trasmesso dalla Santa Casa di Loreto la Santa Messa quotidiana. Grazie per aver pregato insieme con noi. Continua la tua preghiera con l'offerta di una candela. Quella fiamma
sarà il segno della tua fede, della tua preghiera e del tuo ringraziamento alla Vergine Lauretana. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Trasmettiamo il Santo Rosario e preghiamo con i fedeli che sono qui presenti, ma siamo in comunione anche con tutti coloro che ci seguono e che vivono con noi questo momento di preghiera attraverso TV 2000. Intenzione di preghiera, tutti quanti ne portiamo nel cuore, li affidiamo a Maria, ma presentiamo alla Madonna anche tutte le intenzioni di preghiera di coloro che sono in comunione con noi
mentre invochiamo Maria sotto il bellissimo titolo di Maria che scioglie i nodi. E questa sera meditiamo i misteri del dolore del Santo Rosario. Primo mistero del dolore, Gesù prega nel Getsemani. Ti contempliamo, Gesù, nel mistero della tua preghiera nel Getsemani. Donaci, per intercessione di Maria, l'abbandono fiducioso nelle mani del Padre. Maria che scioglie i nodi, prega per noi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Secondo mistero del dolore, Gesù è flagellato. Ti contempliamo, Gesù, nel mistero della tua flagellazione. Donaci, per intercessione di Maria, di sentire nostre le sofferenze dei fratelli. Maria che scioglie i nodi, prega per noi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio e sempre nei secoli dei secoli. Amen. Terzo mistero del dolore. Gesù è coronato di spine. Ti contempliamo, Gesù, nel mistero della tua coronazione di spine. Donaci, per intercessione di Maria, il rispetto per la dignità di ogni uomo. Maria che scioglie i nodi, prega per noi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Quarto mistero del dolore, Gesù porta la croce. Ti contempliamo, Gesù, nel mistero del tuo cammino verso il Calvario. Donaci, per intercessione di Maria, di accettare ogni giorno la nostra croce. Maria che scioglie i nodi, prega per noi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Quinto mistero del dolore. Gesù è crocifisso. Ti contempliamo, Gesù, nel mistero della tua crocifissione e morte. Donaci, per intercessione di Maria, di condividere la tua passione e di partecipare al tuo regno. Maria che scioglie i nodi, prega per noi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra. A te ricordiamo i figli di Eva, a te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, adorata nostra, rivolgi a noi, peccatori misericordiosi,
Preghiera a Maria che scioglie i nodi. Vergine Maria, Madre che non hai mai abbandonato un figliolo che grida aiuto, Madre le cui mani lavorano senza sosta per i tuoi figli tanto amati, perché sono spinte dall'amore divino e dall'infinita misericordia che esce dal tuo cuore. Volgi verso di me il tuo sguardo pieno di compassione. Guarda il cumulo di nodi che soffocano la mia vita. Tu conosci la mia disperazione e il mio dolore. Sai quanto mi paralizzano questi nodi e li ripongo tutti nelle tue mani. Nessuno, neanche il demonio, può sottrarmi dal tuo aiuto misericordioso. Nelle tue mani non c'è un nodo che non sia sciolto. Vergine Madre, con la grazia e il tuo potere di intercessione presso tuo Figlio Gesù, mio Salvatore, ricevi oggi questo nodo. Per la gloria di Dio ti chiedo di scioglierlo e di scioglierlo per sempre. Spero in te. Sei l'unica consolatrice che il Padre mi ha dato. Sei la fortezza delle mie deboli forze, la ricchezza delle mie miserie, la liberazione da tutto ciò che mi impedisce di essere con Cristo. Accogli la mia richiesta, preservami, guidami, proteggimi, sii il mio rifugio. Maria che scioglie i nodi, prega per noi. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Sia lodato Gesù Cristo. Oggi e sempre sia lodato.
L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ecco l'ancella del Signore. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. E il Verbo si è fatto carne. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Prega per noi, Santa Madre di Dio, perché siamo fatti degni delle promesse di Cristo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Trinità d'amore. Vieni, o Spirito Creatore, visita le nostre menti e riempi della tua grazia i cuori che hai creato. O dolce Consolatore, dono del Padre Altissimo, acqua viva, fuoco, amore, sangue presa dell'anima, dito dell'amante di Dio, promesso dal Salvatore, tirate queste glori. Manda il tuo Spirito, Signore. Venga, o Padre, il tuo Santo Spirito e ci trasformi interiormente con i suoi doni. Crei in noi un cuore nuovo, perché possiamo piacere a te e compiere il tuo disegno di salvezza. Per Cristo nostro Signore. Gesù, Giuseppe e Maria,
giusto mio servo giustificherà molti, egli si addosserà la loro iniquità. Perciò io gli darò in premio le moltitudini dei potenti, egli farà bottino perché ha consegnato se stesso alla morte ed è stato annoverato fra gli empi, mentre egli portava il peccato di molti e intercedeva per i peccatori.
Invochiamo con fiducia il Cristo Salvatore, che ci ha redenti con la sua morte e risurrezione. Tu che sei salito a Gerusalemme per sostenere la passione e così entrare nella tua gloria, guida alla Pasqua eterna la tua Chiesa pellegrina sulla terra. Tu che trafitto dalla lancia hai emanato sangue ed acqua, simbolo dei sacramenti della tua Chiesa, guarisci le nostre ferite con la forza vitale della tua grazia. Tu che hai fatto della croce un albero di vita, concedi i suoi frutti di salvezza ai rinati nel battesimo. Tu che dal patibolo della croce hai perdonato al buon ladrone, perdona anche a noi peccatori. Padre nostro, Dio onnipotente e misericordioso, concedi ai tuoi fedeli di essere intimamente purificati dall'impegno penitenziale della Quaresima, per giungere con spirito nuovo alle prossime feste di Pasqua. Per Cristo nostro Signore. Il Signore ci benedica, doni al mondo la pace e lo liberi da ogni male. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Fratelli e sorelle, oggi in comunione con tutta la Chiesa d'Italia siamo invitati a pregare per la pace nel mondo. Signore, che ci inviti al perdono fraterno prima di presentarci al tuo altare, Kyrie eleison. Cristo, che sulla croce ha invocato il perdono per i peccatori, Christe eleison. Signore, che hai effuso lo Spirito per la remissione dei peccati, Kyrie eleison. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Dio, creatore del mondo, che guidi il corso dei secoli secondo la tua volontà, ascolta con bontà le nostre preghiere, concedi serenità e pace ai nostri giorni,
perché con gioia incessante lodiamo la tua misericordia. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro della Genesi. Israele amava Giuseppe più di tutti i suoi figli, perché era il figlio avuto in vecchiaia e gli aveva fatto una tunica con maniche lunghe. I suoi fratelli, vedendo che il loro padre amava lui più di tutti e i suoi figli, lo odiavano e non riuscivano a parlargli amichevolmente. I suoi fratelli erano andati a pascolare il gregge del loro padre a Sichem. Israele disse a Giuseppe: sai che i tuoi fratelli sono al pascolo a Sichem. Vieni, ti voglio mandare da loro. Allora Giuseppe ripartì in cerca dei suoi fratelli e li trovò a Dothan. Essi lo videro da lontano e prima che giungesse vicino a loro, complottarono contro di lui per farlo morire. Si dissero l'uno all'altro: eccolo, è arrivato il Signore dei sogni. Orso, uccidiamolo e gettiamo in una cisterna. Poi diremo: una bestia feroce li ha divorato. Così vedremo che ne sarà dei suoi sogni. Ma Rubi sentì e, volendo salvarlo dalle loro mani, disse: non togliamogli la vita. Poi disse loro: non spargete il sangue gettando in questa cisterna che è nel deserto, ma non colpiamolo lo gettiamo nella cisterna, ma non colpiamolo di morte. Egli intendeva salvarlo dalle loro mani e ricondurlo a suo padre. Quando Giuseppe fu arrivato presso i suoi fratelli, essi lo spogliarono della sua tunica, quella tunica con le maniche lunghe che egli indossava. Lo afferrarono e lo gettarono nella cisterna. Era una cisterna vuota, senza acqua. Poi sedettero per prendere cibo. Quando ecco, alzando gli occhi, videro arrivare una carovana di ismaeliti provenienti da Galaad, con i cameli, carichi di resina, balsamo e laudano, che andavano a portare in Egitto. Allora Giuda disse ai fratelli: che guadagno c'è a uccidere il nostro fratello e a coprire il suo sangue? Su, vendiamolo agli ismaeliti e la nostra mano non sia contro di lui, perché è nostro fratello, è nostra carne. I suoi fratelli gli diedero ascolto. Passarono alcuni mercanti medianiti. Essi tirarono su di estrassero Giuseppe dalla cisterna e per 20 sticli d'argento vendettero Giuseppe agli ismaeliti. Così Giuseppe fu condotto in Egitto. Parola di Dio. Ricordiamo, Signore, le tue meraviglie. Il Signore chiamò la carestia su quella terra, togliendo il sostegno del pane. Davanti a loro mandò un uomo, Giuseppe, venduto come schiavo. Gli strinsero i piedi con ceppi, il ferro gli serrò la gola.
finché non si avverò la sua parola e l'oracolo del Signore ne provò l'innocenza. Il re mandò a scioglierlo, il capo dei popoli lo fece liberare, lo costituì signore del suo palazzo, capo di tutti i suoi averi. Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito. Chiunque crede in Lui ha la vita eterna. Cristo Signore. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: ascoltate un'altra parabola. C'era un uomo che possedeva un terreno e vi piantò una vigna. La circondò con una siepe, vi scavò una buca per il torchio e costruì una torre. La diede in affitto a dei contadini e se ne andò lontano. Quando arrivò il tempo di raccogliere i frutti, mandò i suoi servi dai contadini a ritirare il raccolto. Ma i contadini presero i servi e uno lo bastonarono, un altro lo uccisero, un altro lo lapidarono. Mandò di nuovo altri servi, più numerosi dei primi, ma li trattarono allo stesso modo. Da ultimo mandò loro il proprio figlio dicendo: avranno rispetto per il mio figlio. Ma i contadini, visto il figlio, dissero tra loro: costui è l'erede, su, uccidiamolo e avremo noi la sua eredità. Lo presero, lo cacciarono fuori dalla vigna e lo uccisero. Quando verrà dunque il padrone della vigna, che cosa farà a quei contadini? Gli risposero: quei malvagi li farà morire miseramente e darà in affitto la vigna ad altri contadini che li consegneranno i frutti a suo tempo. E Gesù disse loro: non avete mai letto nelle scritture: la pietra che i costruttori hanno scartato è diventata pietra d'angolo? Questo è stato fatto dal Signore ed è una meraviglia ai vostri occhi. Perciò io vi dico: a voi sarà tolto il regno di Dio e sarà dato ad un popolo che ne produca il frutto. Udite queste parabole. I capi dei sacerdoti e i farisei capirono che parlava di loro. Cercavano di catturarlo, ma ebbero paura della folla perché lo considerava un profeta. Parola del Signore. Due letture per dire quanto alle volte la malvagità umana è radicata nel cuore. Da una parte vediamo Giuseppe che viene venduto dai fratelli per portarlo schiavo in Egitto. E sarà proprio questo Giuseppe, così intelligente e bravo, poi a salvare i fratelli quando per carestia andranno in Egitto. E poi il Vangelo, attraverso questa similitudine, narra la verità dell'egoismo umano, dimenticando che la terra è di Dio. Però l'avidità, la superbia, ci rende miopi. E oggi la vigna ha dei nomi ben precisi. La vigna si chiama petrolio, la vigna si chiama
granaglie, grano in Ucraina. La vigna si chiama povertà da sfruttare ed avere come schiavi che lavorino al nostro posto. E naturalmente, come dice bene Papa Francesco, abbiamo una guerra mondiale, la terza, solo che è fatta a pezzi. E queste vittime, che sono tante, dai feriti, dalle famiglie che perdono i loro giovani figli, la miseria, la povertà, è un grande occasione anche oggi di mercato, che già si preparano le nazioni già ricche da sfruttare per domani ricostruire. Preghiamo perché quello che l'uomo purtroppo non intende, se non il proprio egoismo, venga toccato dalla grazia di Dio e sull'esempio di Giuseppe, sull'esempio del Signore Gesù, ci sia qualcuno che riesce a girare pagina e a scrivere una storia con più altruismo, con più amore, con più sensibilità umana per l'intera umanità, perché sono sempre i poveri che pagano alle spese dei ricchi e dei potenti. Fratelli e sorelle, Cristo Gesù è la pietra che, scartata dai costruttori, è diventata la roccia su cui possono appoggiare le fondamenta di ogni esistenza. Per mezzo di Lui eleviamo al Padre la nostra comune preghiera perché cessi ogni ostilità tra fratelli e regni la pace fra le nazioni. Dio della pace, ascoltaci. Dio della pace, ascoltaci. Per le chiese che sono in Europa, impegnate in questi giorni nella preghiera per le vittime della guerra in Ucraina e nella richiesta di pace, offrano il loro apporto per la costruzione della fraternità e per la difesa della giustizia e della pace. Preghiamo. Dio della pace, ascoltaci. Per i governanti delle nazioni europee, lavorino per superare le divisioni e per favorire la comunione fra tutti i popoli del continente. Preghiamo. Dio della pace, ascoltaci. Per quanti patiscono gli orrori di ogni guerra, sperimentino il dono della misericordia di Dio per spezzare la spirale dell'odio e per guardare al futuro con rinnovata speranza. Preghiamo. Dio della pace, ascoltaci. Per quanti hanno perso la vita a causa della guerra in Ucraina, siano accolti nella Gerusalemme del cielo per contemplare il volto del Padre e per godere della pace eterna. Preghiamo. Dio della pace, ascoltaci. Per noi che partecipiamo a questa Eucaristia, ci animi il desiderio di crescere nella comunione fraterna per divenire operatori di pace e per essere fermento di santità in mezzo ai fratelli. Preghiamo. Dio della pace, ascoltaci. O Dio, che con paterna bontà ti prendi cura di tutti, ascolta le nostre preghiere e fa che gli uomini che hanno da te un'unica origine formino una sola famiglia
e con animo fraterno vivano uniti nella pace. Per Cristo nostro Signore. Amen. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Pregate, o sorelle e fratelli, perché questo nostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Il sacrificio di salvezza del tuo Figlio, Re della pace, che ti offriamo, Padre, in questo sacramento, segno di unità e di amore, rafforzi la concordia tra tutti i tuoi figli, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto renderti grazie ed è bello cantare la tua gloria, Padre Santo, unico Dio vivo e vero. Prima del tempo in eterno tu sei nel tuo regno di luce inaccessibile. Tu solo sei buono e fonte della vita e hai dato origine all'universo per effondere le tue benedizioni su tutte le creature e allietarle con gli splendori della tua luce. Schiere innumerevoli di angeli stanno davanti a te per servirti, contemplano la gloria del tuo volto e giorno e notte cantano la tua lode. Insieme loro anche noi, fatti voci di ogni creatura che è sotto il cielo, confessiamo il tuo nome ed esultanti cantiamo. Noi ti lodiamo, Padre Santo, per la tua grandezza. Tu hai fatto ogni cosa con sapienza ed amore. Hai creato l'uomo a tua immagine e alle sue mani hai affidato la cura del mondo intero, perché nell'obbedienza a te, unico creatore, esercitasse la signoria su tutte le creature. E
quando per la sua disobbedienza l'uomo perse la tua amicizia, tu non l'hai abbandonato in potere della morte, ma nella tua misericordia a tutti sei venuto incontro perché coloro che ti cercano ti possano trovare. Molte volte hai offerto agli uomini la tua alleanza e per mezzo dei profeti hai insegnato a sperare nella salvezza. Padre Santo, hai tanto amato il mondo da mandare a noi nella pienezza dei tempi il tuo unigenito Figlio come Salvatore. Egli si è fatto uomo per opera dello Spirito Santo ed è nato dalla Vergine Maria. Ha condiviso in tutto, eccetto il peccato, la nostra condizione umana. Ai poveri annunciò il Vangelo di salvezza, la libertà ai prigionieri, agli afflitti la gioia. Per attuare il tuo disegno di redenzione consegnò se stesso alla morte e risorgendo distrusse la morte e rinnovò la vita. E perché non vivessimo più per noi stessi, ma per Lui che è morto e risorto per noi, hai mandato, Padre, lo Spirito Santo, primo dono ai credenti, per perfezionare la sua opera nel mondo e compiere ogni santificazione. Ora ti preghiamo, Padre, venga il tuo Santo Spirito a santificare i doni perché diventino il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo, nella celebrazione di questo grande mistero che ci ha lasciato come eterna alleanza. Egli, venuto l'ora di essere glorificato da te, Padre Santo, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò fino alla fine, e mentre cenava con loro, prese il pane, pronunciò la benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. In questo memoriale della nostra redenzione celebriamo, Padre, la morte di Cristo, la sua discesa agli inferi, proclamiamo la sua resurrezione e l'ascensione dove siede alla tua destra. E in attesa della venuta nella gloria ti offriamo il suo corpo e il suo sangue, sacrificio a te gradito, fonte di salvezza per il mondo intero. Guarda con amore, oh Dio, il sacrificio che tu stesso hai preparato per la tua Chiesa e a tutti coloro che partecipano a quest'unico pane e a quest'unico calice, concedi che riuniti in un solo corpo dallo Spirito Santo diventino offerta viva in Cristo e a lode della tua gloria. Ora, Padre, ricordati di tutti quelli per i quali noi ti offriamo questo sacrificio, del tuo servo e nostro Papa Francesco, del nostro Vescovo Carlo, dei presbiteri, diaconi, di coloro che si uniscono a questa nostra offerta e da quanti sono qui riuniti, e dell'intero popolo che di tutti quelli che ti cercano con cuore sincero. Ricordati anche di coloro che sono morti nella pace del tuo Cristo e in particolare di
Liliana, Alfredo, Anna, Suor Lucilla, Suor Maria Caritas, Chiara, Suor Maria Chiara. E di tutti i defunti dei quali tu solo hai conosciuto la fede. Padre misericordioso, concedi a noi tuoi figli di ottenere con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, i Santi, l'eredità eterna nel tuo regno, dove con tutte le creature liberate dalla corruzione del peccato e della morte, canteremo la tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale, tuo Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. E anche per noi chiediamo di poter sempre sapere perdonare e accogliere le persone nella loro diversità. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma tanti che oggi ti pregano per la pace nella tua Chiesa e anche nel mondo civile. Dona unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, partecipare alla tua mensa, ma dici e io sono.
Donaci, o Padre, lo spirito di carità, perché nutriti del corpo e sangue del tuo Figlio unigenito, siano in mezzo a tutti gli uomini che operano di quella pace che Cristo ha lasciato in dono per tutti. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andiamo e viviamo in pace.
O Dio, vieni a salvarmi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Carissimi fratelli e sorelle, contempliamo con Maria il volto di Cristo, recitando i misteri dolorosi che ci portano a rivivere la morte di Gesù, ponendoci sotto la croce accanto a Maria per penetrare con lei nell'abisso dell'amore di Dio e per l'uomo e sentirne tutta la forza rigeneratrice. Primo mistero. Gesù agonizza nel Getsemani. Dal Vangelo secondo Matteo. Allora Gesù andò in un podere chiamato Getsemani e pregava dicendo: Padre mio, se è possibile, passi via da me questo calice, però non come voglio io, ma come vuoi tu. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, che rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Al nome di Gesù aggiungiamo che agonizzò nel Getsemani per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che agonizzò nel Getsemani per noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che agonizzò nel Getsemani per noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che agonizzò nel Getsemani per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che agonizzò nel Getsemani per noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che agonizzò nel Getsemani per noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che agonizzò nel Getsemani per noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che agonizzò nel Getsemani per noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che agonizzò nel Getsemani per noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che agonizzò nel Getsemani per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Regina del Santo Rosario di Pompei, Madre nostra dolcissima, ottienici di affrontare le angosce della vita, abbandonandoci alla volontà di Dio e sentendoci consolati dalla sua tenerezza paterna. Beato Bartolo Longo, apostolo del Santo Rosario, prega per noi. Secondo mistero, Gesù è flagellato. Dal Vangelo secondo Giovanni. Pilato disse ai Giudei: io non trovo in lui colpa alcuna. Volete dunque che io rimetta in libertà per voi il re dei Giudei? Allora essi gridarono di nuovo: non costui, ma Barabba. Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Al nome di Gesù aggiungiamo che fu flagellato per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu flagellato per noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu flagellato per noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu flagellato per noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu flagellato per noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu flagellato per noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu flagellato per noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu flagellato per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu flagellato per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu flagellato per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu flagellato per noi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come nel principio. Regina del Santo Rosario di Pompei, Madre nostra dolcissima, ottienici di non essere mai causa di sofferenza per i nostri fratelli e di prenderci cura di quanti sono provati dall'ingiustizia e dal dolore. Beato Bartolo Longo, apostolo del Santo Rosario, prega per noi. Terzo mistero. Gesù è coronato di spine. Dal Vangelo secondo Giovanni. E i soldati, intrecciato una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero addosso un mantello di porpora. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Al nome di Gesù aggiungiamo che fu coronato di spine per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu coronato di spine per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu coronato di spine per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu coronato di spine per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu coronato di spine per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu coronato di spine per noi.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu coronato di spine per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu coronato di spine per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu coronato di spine per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu coronato di spine per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu coronato di spine per noi. Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo. Regina del Santo Rosario di Pompei, Madre nostra dolcissima, ottienici che contemplando Gesù coronato di spine sentiamo grande dolore per i nostri peccati e crediamo al suo Vangelo come fonte e misura di vera umanità. Beato Bartolo Longo, apostolo del Santo Rosario, prega per noi. Quarto mistero. Gesù porta la croce. Dal Vangelo secondo Giovanni. Pilato disse ai Giudei: «Ecco il vostro re». Ma quelli gridarono: «Via, via, crocifiggilo». Allora lo consegnò loro perché fosse crocifisso. Egli, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero con altri due. Mostraci il tuo volto, Signore, in te speriamo. Donaci il tuo sguardo, Maria, con te crediamo, con te amiamo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Al nome di Gesù aggiungiamo, che portò la croce per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che portò la croce per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che portò la croce per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che portò la croce per noi. Ave
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che portò la croce per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che portò la croce per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che portò la croce per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che portò la croce per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che portò la croce per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che portò la croce per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che portò la croce per noi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Regina del Santo Rosario di Pompei, Madre nostra dolcissima, ottienici che portiamo con fortezza le croci della vita, sentendoci accompagnati da te e sostenendo i nostri fratelli. Beato Bartolo Longo, apostolo del Santo Rosario, prega per noi. Quinto mistero. Gesù muore in croce. Dal Vangelo secondo Luca. Era già verso mezzogiorno e si fece buio su tutta la terra, fino alle 3 del pomeriggio. Gesù, gridando a gran voce, disse: Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Detto questo, spirò. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Al nome di Gesù aggiungiamo che è morto in croce per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è morto in croce per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è morto in croce per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è morto in croce per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è morto in croce per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è morto in croce per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è morto in croce per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, morto in croce per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è morto in croce per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è morto in croce per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è morto in croce per noi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Regina del Santo Rosario di Pompei, Madre nostra dolcissima, ottienici che contemplando la morte di Gesù sentiamo in noi i frutti della sua redenzione e la testimoniamo con la santità ai nostri fratelli. Beato Bartolo Longo, apostolo del Santo Rosario, prega per noi. Preghiamo secondo le intenzioni del Sommo Pontefice e in modo particolare per la pace. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega noi nell'ora della nostra morte. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre,
te sei. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. Te ricordiamo, esuli figli di Eva, siamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsu dunque, avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi, mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. Signore pietà. Cristo pietà. Signore pietà. Santa Maria, Santa Madre di Dio, Santa Vergine delle Vergini, Madre di Cristo, Madre della Chiesa, Madre della Divina Grazia, Madre Purissima, Madre Castissima, Madre Sempre Vergine, Madre Immacolata, Madre degna d'amore, Madre ammirabile, Madre del buon consiglio, Madre del Creatore, Madre del Salvatore, Vergine prudente, Vergine degna di onore, Vergine degna di lode, Vergine potente, Vergine clemente, Vergine fedele, specchio di perfezione, sede della sapienza, fonte della nostra gioia, tempio dello Spirito Santo, tabernacolo dell'eterna gloria, dimora consacrata di Dio, rosa mistica, torre della santa città di Davide, fortezza inespugnabile, santuario della divina presenza, arca dell'alleanza, porta del cielo, stella del mattino, salute degli infermi, rifugio dei peccatori, consolatrice degli afflitti, aiuto dei cristiani, regina degli angeli, regina dei patriarchi, regina dei profeti, regina degli apostoli, regina dei martiri, regina dei confessori della fede, regina delle vergini, regina di tutti i santi, regina concepita senza peccato, regina assunta in cielo, regina del rosario, regina della famiglia, regina della pace, agnello di Dio che togli i peccati del mondo, agnello di Dio che togli i peccati del mondo, agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha acquistato con la sua vita, morte e risurrezione i beni della salvezza eterna. Concedi a noi che, venerando questi misteri nel Santo Rosario della Vergine Maria, imitiamo ciò che contengono e otteniamo ciò che promettono. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie a Dio. Regina del Rosario, sovrana di Pompei, che va in ogni secolo
nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Dalla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes, preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che ci seguite dalle vostre case attraverso TV 2000 e il sito internet del santuario. Preghiamo per noi, per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera, preghiamo per Papa Francesco, per gli ammalati e per quanti ci sono stati segnalati anche via email o via telefono. Affidiamo tutti a Maria, l'Immacolata Concezione. Ci guida nella preghiera la contemplazione dei misteri dolorosi. Primo mistero: Gesù prega e suda sangue nell'orto degli ulivi. Con Maria pronunciamo il nostro sì negli orti dei nostri Getsemani. Il nostro cuore diverrà allora un altare dove Gesù celebrerà continuamente la messa dell'amore. Egli, nello spazio aperto del nostro sì doloroso, farà germogliare la pace, la gioia, la libertà. Il nostro cuore si trasformerà allora nella dimora di quell'oceano di pace che è la Santissima Trinità. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre. Gesù mio, perdona le nostre colpe. Tutte le anime, specialmente le più bisognose. Secondo mistero, Gesù viene flagellato dai soldati. Gesù non risponde più con le parole, ma con la parola eloquente e disarmato dell'amore donato. Egli risponde al rifiuto della folla e alla fuga di Pilato con l'amore fino alla fine. Egli si fece flagellare. Ogni battitura è stata un grido d'amore e di perdono. Ti amo, ti perdono. Quel perdono che trova un meraviglioso pronunciamento sulla croce. Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Terzo mistero, Gesù viene coronato di spine e condannato a morte. Ogni spina della corona postagli sul capo è il segno che Gesù è venuto per servirci, vale a dire per donarci il meglio che ogni uomo potrà mai desiderare e ricevere nella propria vita luce, calore, pienezza, dolcezza, tenerezza, il mistero cioè dell'amore di Dio. Facciamoci strumenti di pace e di amore verso ogni uomo. Accogliamo le spine delle umiliazioni, delle incomprensioni e delle fatiche che possono scaturire dal nostro farci servi della parola. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci da Quarto mistero, Gesù sale al Calvario portando la croce.
Gesù è abbandonato completamente dagli uomini, rifiutato da coloro a cui aveva donato tanto amore nella sua missione, da coloro a cui aveva fatto tanto del bene, guarendo malati, risuscitando morti, donando il pane della parola di verità e il pane del nutrimento fisico. Non c'è solitudine, non c'è emarginazione allora che non sia guardata con intensissimo amore e tenerezza da Dio, che non venga da Dio fatta sua, che non sia poi trasformata in un incontro con Lui stesso. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Quinto mistero, Gesù muore in croce. Guardiamo Maria che sotto la croce rinnova il suo sì alla volontà di Dio e con lei percorriamo la strada del nostro Calvario. Lei ci aiuterà ad accogliere il mistero e a essere illuminati e trasfigurati da essa. Da parte sua, Maria ha fatto la sua parte di credente, accogliendo il mistero dell'agire di Dio nella sua vita, attraverso la meditazione, la preghiera
e l'abbandono a Lui. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente i più bisognosi della tua misericordia. Preghiamo per il Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Regina Celi, letare, alleluia. Qui acque meruisti portare, alleluia.
resurrexit sicut dicit. Alleluia, ora pro nobis Deum, alleluia. Maria, donna del cammino, desideriamo metterci in viaggio con te verso la montagna per portare il frutto del nostro sì alle tante Elisabetta che incontreremo nel nostro cammino. Con te desideriamo salire a Betlemme, casa del pane, perché il Signore ci trasformi in pane spezzato per amore di ogni uomo. Con te desideriamo salire a Gerusalemme, la città santa, affinché il Signore renda le nostre persone, le nostre famiglie, templi dello Spirito Santo, sempre più limpidi e trasparenti dell'amore trinitario. Maria, accompagnaci sulle strade dei nostri calvari e donaci la forza di stare diritti davanti alla croce come altari graditi a Dio, nei quali si celebra il mistero del suo amore. Maria, ci affidiamo a te e ti ringraziamo, perché sappiamo che il nostro cammino con te non si ferma sotto la croce, ma prosegue fino al giardino della risurrezione, dove il tuo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo ci rivolgerà le meravigliose parole: rallegrati, sono risorto come aveva promesso. Grazie Maria, grazie Gesù. Amen. Nostra Signora di Lourdes, Maria Madre della Consolazione, Santa Bernardetta, e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Vaundi Bernardetta fu sceglia cerca, con due bambinette che il gelo fa tremar. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. Sia lodato Gesù Cristo. E buonasera a tutti. Grazie.